iMeet sì, ho provato prima, va dentro, sì. Sì, riprovo. Eh, prova sì, prova funziona. Prova, sì, prova. Si prova 1, 2, 3. Si prova 1, 2, 3.
Buongiorno a tutti, invito a prendere posto. È bello vedere il Salone del Grano così vivo. Invitiamo tutti a prendere posto per cortesia che iniziamo perché siamo già un pochino in ritardo. È piacevole ritrovarsi, ma abbiamo un programma di lavoro. Chiedo ai colleghi un supporto. Si sente? Chiedo ai colleghi camerali un supporto nell'invitare a prendere posto. Dicono che si sente molto piano. Chiedo ai colleghi camerali, mi sentite? Un supporto? La regia se può alzare. Ecco, grazie, perché dicono che non si sente. Purtroppo le schermature aiutano, però appunto il microfono comunque non raggiunge forse fino in fondo se c'è brusio. Cortesemente vi invito a prendere posto. Abbiamo già sforato, ma è bello vedere questa gioia di ritrovarsi, questa vitalità. Allora, un grazie a tutti. Io introduco subito il segretario generale, Manuela Fattorell, che presenterà l'evento di oggi. Lascio la parola direttamente a lei. Buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti e benvenuti nel Salone del Grano della Camera di Commercio di Venezia Rovigo. In qualità di segretario generale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo do il benvenuto a tutti quanti, alle autorità, ai dipendenti camerali, ai dipendenti di Camera Servizi, a tutti i dipendenti associati nel sistema di questa grande Camera di Commercio appunto di Venezia Rovigo. Due parole velocissime perché abbiamo già sforato sui tempi di inizio, su come sarà strutturata la giornata di oggi. La giornata di oggi è una giornata che è dedicata al personale camerale, al personale del sistema della Camera di Commercio, come giornata di formazione, come giornata di aggiornamento su un tema particolarmente importante che è quello appunto dell'intelligenza artificiale. E proprio per questo abbiamo valutato e visto anche gli interventi diciamo di valore che pensiamo appunto di proporre, abbiamo valutato di poterla estendere anche al territorio, alle autorità e alle amministrazioni e alle imprese che vorranno approfittare appunto di questo momento. Nella mattinata parleremo di, come vedete appunto, di intelligenza artificiale, quali sono le prospettive, le opportunità per le imprese e le prospettive anche sotto il profilo dell'uomo sul quale si parla di intelligenza artificiale ma sul quale la sensibilità umana deve sempre prevalere e deve sempre esserci. Il pomeriggio invece sarà un momento privato legato direttamente e specificatamente ai dipendenti camerali e quindi in cui si parlerà appunto dell'evoluzione, dei cambiamenti della struttura di questa Camera di Commercio. Ora quindi, ho cercato di essere velocissima per non portare via tempo, passo la parola al Presidente Massimo Zanon che darà il saluto. Grazie a tutti e buona giornata. È con grande piacere che a mia volta porto il saluto mio personale e dell'intera Camera di Commercio in quella che è una giornata che vuole avere non un punto d'arrivo ma sicuramente un punto di incontro tra quella che è una situazione che viviamo tutti in maniera particolarmente caotica e quella che invece deve diventare sempre di più una necessità sia per chi fa impresa, sia per chi lavora all'interno di qualche impresa e chi lavora in Camera di Commercio è una grande impresa al servizio delle altre e chi in qualche modo, in qualsiasi ruolo, anche per la famiglia stessa, deve fare in questa forte necessità di cambiamento una forte, altrettanta secondo me, analisi tra quello che è il buono e quello che potrebbe essere il superficiale. Ecco perché l'uomo deve essere sempre messo al centro di quella che è la grande innovazione tecnologica, di quella che è ormai una situazione che non si può neanche un po' immaginare di dover fermare. Il cambiamento, la trasformazione, l'innovazione, il servizio dei dati, dei numeri e delle statistiche che in qualche modo una volta venivano usate in tutt'altro modo e campi,
sono alla portata, ed ecco che la presenza delle istituzioni oggi ci rende ancora più particolarmente consapevoli di aver fatto un'operazione di stimolo, perché non c'è più nessun ambito dove in queste cose non si possano mettere al centro, ma soprattutto interagire le cose che in qualche modo possono essere utili da approfondire, analizzare, valutare in termini non più per sensazioni, ma con qualche dato decisamente più scientifico. Il merito di questa battaglia, che chiaramente non spetta immaginarla come una battaglia di un qualcuno solo, ma c'è un grande merito che va asserito alle Camere di Commercio, che per quanto riguarda il sistema Italia sono state le prime ad iniziare a lavorare su questi temi. Poi il dottor Ghezzi, che qui oggi rappresenta Infocamere, è sicuramente la perla che viene messa a disposizione del sistema Italia. Lo stiamo facendo verso i comuni, lo stiamo facendo verso i rapporti delle altre banche dati che vengono utilizzate per cercare di rendere il Paese più moderno. Abbiamo da recuperare un po'. Ecco, la mia preoccupazione come persona soprattutto è che si deve recuperare dove possiamo essere rimasti un po' così riluttanti, perché noi partiamo sempre per ultimi come Paese. Dall'altra parte che si ricordi comunque che alla fine le scelte che dobbiamo fare devono essere scelte consapevoli da parte di chi le deve poi affrontare, altrimenti correremo il rischio di andare nel vuoto. La giornata di oggi quindi sicuramente è importante, non solo perché ogni anno si fa la convention del personale, ma perché si vuol dare a tutti la convinzione che ogni parte, ogni ruolo, ogni spazio che viene coperto da qualcuno non è uno spazio fine a se stesso, ma fa parte di un grande disegno, di una grande prospettiva. Grazie a tutti voi. Bene, iniziamo la mattinata introducendo questo incontro e riportandovi un po' le motivazioni che ci hanno portato, e quando dico ci hanno portato sto parlando del segretario generale, la dottoressa Fattorell, il vice segretario Giacomo De Stefani, l'avvocato Feltrin e il sottoscritto, a individuare una tematica importante di approfondimento per questa giornata che chiamiamo convention del personale, ma che possiamo individuare come una giornata, come diceva anche il Presidente, diremo di approfondimento dei temi che sono più interessanti e più importanti e che coinvolgono il sistema camerale in maniera più rilevante in questo momento. E la scelta non poteva che cadere sulla intelligenza artificiale, su quello che questo sta determinando, sulla velocità con cui si sta sviluppando, si stanno evolvendo tutte le dinamiche che riguardano l'intelligenza artificiale, però cercando di dare al contempo un quadro della situazione e soprattutto costruire una cornice, per quanto sia possibile farlo, per tutti quanti noi altri, perché siamo bombardati tutti i giorni da informazioni rapidi, flash, veloci, però magari capire cosa ci sta dietro, o capire come è un po' costruita la cosa, e capire quelle che sono le potenzialità e le possibilità di trasformazione, è la cosa più importante ed è l'obiettivo che ci siamo dati per la mattinata e che vorremmo cercare di cogliere alla fine della mattinata, aprendo anche alle possibilità di domande ai nostri relatori che sono stati, diremo, individuati sulla base delle loro alte competenze relativamente poi all'analisi di queste dinamiche. Prima si parlava con loro velocemente e poi lo diranno, anche loro sono molto sollecitati dalla velocità con cui si stanno evolvendo le dinamiche che riguardano l'intelligenza artificiale. Però oggi vuole essere un punto di chiarezza, un punto di diremo informazione, in modo che tutti quanti siamo nella
condizione di poter capire di che cosa stiamo parlando. Anche perché dobbiamo superare un rischio che è sempre insito nelle innovazioni, che è quello di non capire perfettamente cosa c'è, di percepire però che c'è qualcosa che sta arrivando, e questo inevitabilmente crea paure, crea anche, diremo, dei blocchi che però dobbiamo cercare in qualche modo di superare. Brevemente e velocemente presento i relatori di oggi. Allora, il primo relatore sarà il professor Marco Zorzi, Università di Padova, Dipartimento di Psicologia, si occupa di intelligenza artificiale da 20 anni e quindi è una persona che ha seguito molto le dinamiche. E a lui abbiamo chiesto di darci un quadro. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, ma che cos'è nella realtà? Abbiamo poi chiesto al professor Vladi Finotto, che è docente dell'Università Ca' Foscari e che insegna organizzazione aziendale, che tipo di impatto ha l'intelligenza artificiale nell'organizzazione delle imprese. Perché noi lavoriamo con le imprese e quindi se loro cambiano e il modo in cui loro cambiano ha degli impatti inevitabili anche sulla nostra capacità, modalità di fornire dei servizi alle imprese. Abbiamo poi chiesto al dottor Ghezzi, che è, diremo, la nostra fonte dove traiamo tutta quanta l'operatività di tutto il sistema camerale, che ci dia un po' il quadro di quanto Infocamere sta, diremo, sviluppando relativamente all'utilizzo che sta facendo dell'intelligenza artificiale e di come questa impatterà nel prossimo periodo, se già non è com'è, perché magari inconsapevolmente già la utilizziamo. E poi, ultimo ma certamente non ultimo, l'intervento della professoressa Anna Comacchio, che è la direttrice del Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari e che si occupa anche lei da molto tempo di soft skills, che ormai è un tema che abbiamo imparato a conoscere abbastanza da vicino, perché l'intelligenza artificiale ha a che vedere anche con la nostra capacità e con le nostre competenze e con le nostre, diremo, reazioni, e cercare di capire quelle che sono più sollecitate e quelle che devono essere un po' messe a tema e devono essere affrontate, è una cosa assolutamente interessante. Vedrete che sono interventi di portata importante, si basano sulle ultime ricerche e nel tema dell'intelligenza artificiale il tempo è una variabile fondamentale e credo che alla fine della giornata di queste 2 ore avremo quantomeno un quadro un po' più completo, un po' più preciso di questa che è una tematica che, credetemi, impatterà sulla nostra vita in maniera piuttosto rilevante, con tutta una serie di aspetti sicuramente positivi, ma anche con alcuni temi da affrontare con molta delicatezza che riguardano la sfera della privacy e soprattutto la sfera personale. Detto questo, inizierei con una piccola clip. Siamo nel 1968. Apri la saracinesca esterna, Hal. Hal, apri la saracinesca esterna. Pronto, Hal, mi ricevi?
Pronto, Hal, mi ricevi? Mi ricevi, Hal? Mi ricevi, Hal? Pronto, Hal, mi ricevi? Pronto, Hal, mi ricevi? Mi ricevi, Hal? Affermativo, David, ti ricevo. Apri la saracinesca esterna, Hal. Mi dispiace, David, purtroppo non posso farlo. Qual è il motivo? Credo che tu lo sappia altrettanto bene quanto me. Ma di che diavolo parli? Questa macchina è troppo importante per me per lasciare che tu la manometta. Non so a cosa ti riferisci, Hal. Io so che tu e Frank avevate deciso di scollegarmi e purtroppo non posso permettere che questo accada. E come ti è venuta questa idea, Hal? David, anche se nella capsula avete preso ogni precauzione perché io non vi udissi, ho letto i movimenti delle vostre labbra. D'accordo, Hal. Rientrerò attraverso il portello di emergenza. Senza il tuo elmetto spaziale, David, troverai la cosa piuttosto difficile. Hal, non voglio discuterne più. Apri la saracinesca. David, questa conversazione non può avere più alcuno scopo. Addio. Hal? 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 È incredibile. 1968, Odissea 2001, Odissea nello spazio. Professor Zorzi, siamo a questo punto? Buongiorno a tutti, grazie per la provocazione. Quindi quello che cercherò di fare in questa mia relazione è di spiegare in modo più semplice possibile che cos'è l'intelligenza artificiale, anche cercando di farvi capire da dove viene e perché in questo momento se ne parli così tanto. È già stata nominata più volte la velocità del cambiamento, e quindi appunto per aggiungere un po' quello che è un aneddoto personale, 20 anni fa ho iniziato a insegnare intelligenza artificiale. Negli ultimi circa 10 anni ho dovuto rincorrere il cambiamento esponenziale, il progresso esponenziale che c'è stato, che è un sogno per il ricercatore, ma è un po' un incubo per il docente che ogni anno si trova a dover modificare quello che insegna. Questo è giusto per dare la cifra di come c'è stato un incremento in questi ultimi 10 anni a cui veramente non si poteva pensare anche solo 5 anni fa. Questo, vediamo se va, non funziona. Ok. Ecco, quindi la domanda di partenza è forse questa: se sia possibile costruire delle macchine intelligenti. Questa idea viene da lontano, da molto lontano. Alan Turing nel 1950 proprio scrive esplicitamente in un suo articolo: mi propongo di affrontare il problema se sia possibile per ciò che è meccanico, al tempo non c'erano nemmeno i computer, non c'era nulla di digitale, se per ciò è meccanico manifestare un comportamento intelligente. Ecco, questa domanda è quella che poi ha portato
alla nascita di una disciplina alcuni anni dopo, che è quella dell'intelligenza artificiale. Sottolineo però anche la parola manifestare, perché fin dall'inizio l'idea forse è quella di in qualche modo imitare il comportamento umano, imitare quelle che sono abilità che possiamo definire cognitive, intelligenti, forse senza necessariamente chiederci se il tipo di intelligenza che riusciamo a costruire sia effettivamente un'intelligenza umana o simile all'umana, oppure sia qualcosa d'altro. Questo è un argomento su cui poi tornerò più avanti. Scusate, da questa. Quindi, cos'è l'intelligenza artificiale? Partiamo da una definizione più generale di intelligenza. La capacità di un agente di affrontare e risolvere con successo situazioni e problemi nuovi o sconosciuti. Questa l'ho presa proprio da Wikipedia. Vi faccio notare l'enfasi sul affrontare problemi nuovi o sconosciuti. Questo è veramente quello che caratterizza un comportamento intelligente rispetto a semplicemente, per esempio, memorizzare, utilizzare delle informazioni che abbiamo già in qualche modo acquisito, tutto quello che sostanzialmente già da moltissimi anni fanno i computer digitali. Quindi lo scopo dell'IA può essere definito in modo piuttosto semplice come il costruire agenti intelligenti. Cos'è un agente intelligente? Lo vediamo. Non va avanti. Eccolo qua. Lo vediamo in questo diagramma in cui sostanzialmente viene mostrato l'idea generica proprio dal libro di testo di agente intelligente. C'è un ambiente esterno che può essere di qualunque genere, sostanzialmente anche proprio dove ci sono poi dei dati, possiamo anche vederla così. L'agente percepisce qualcosa che sta in questo ambiente attraverso dei sensori e ha una possibilità di in qualche modo di agire, di operare sull'ambiente, quindi fa delle azioni, ha degli attuatori, produce quello che chiameremo anche un output. Il punto fondamentale è cosa ci sta qua in mezzo, in questa scatoletta con il punto di domanda. Qui è tutto quello che possiamo definire l'intelligenza, la cognizione e ovviamente ci possono essere molte diverse soluzioni per lo stesso tipo di problema. Infatti tra poco vedremo che ci sono state anche due diverse principali vie per cercare di arrivare all'intelligenza artificiale. La prospettiva più ingegneristica è quella di costruire dei dispositivi intelligenti, qualcosa di uno smart device di qualunque genere, che può essere anche qualcosa che ci sta al polso, tipo uno smartwatch, che in qualche modo imita le capacità umane in specifici compiti, in compiti specifici molto circoscritti di solito. In realtà quindi non esiste una singola intelligenza artificiale, non esiste un'intelligenza artificiale generale, esistono tante intelligenze artificiali specifiche, super specializzate. Le due vie verso l'IA di cui accennavo. La prima viene da una tradizione, anche se volete filosofica, che vede la mente come metafora del computer. Quindi praticamente la mente manipola simboli utilizzando un qualche tipo di algoritmo. Quindi l'idea era che possiamo scrivere del codice, un programma che implementi algoritmi che operano appunto su simboli, su dati, su variabili. Questa è stata chiamata intelligenza artificiale classica o simbolica e la chiamerò anche intelligenza programmata. Vi farò un esempio tra un attimo. L'altra via, anche questa però che ha una lunghissima tradizione, è quella di pensare alla mente come una proprietà emergente di quelle che sono le dinamiche che avvengono in reti neurali complesse, cioè qualcosa di molto più simile al modo in cui funziona il nostro cervello. Queste reti neurali in interazione con l'ambiente possono sviluppare
delle capacità, delle abilità che assomigliano a quelle umane. Quindi l'IA non si realizza scrivendo un programma, ma si realizza, sì, chiaro che c'è sempre un computer su cui si fa un programma, ma questo programma serve per simulare delle reti neurali. Quindi non scrivo più il codice che fa le cose, ma utilizzo il codice per simulare, per programmare delle reti neurali. Questa la chiameremo IA neurale o anche intelligenza emergente. L'intelligenza programmata. Qui vediamo un esempio molto semplice, però che può dare l'idea di cosa implica questa intelligenza programmata. Implica scrivere una serie di funzioni, di istruzioni, per esempio in questo caso su come fare il caffè. Riempi la moka, mettila sul fuoco, chiediamoci se fa rumore, altrimenti aspettiamo un po' di secondi, ricontrolliamo se fa rumore, quando fa rumore verso il caffè. Ecco, le cose purtroppo non sono mai così semplici, non si riesce a catturare in poche regole e poche istruzioni quello che è tutta la complessità, soprattutto quando andiamo a interagire con un ambiente vero. Un vero ambiente è anche rumoroso, è incerto, quindi anche se volessimo semplicemente costruire un robot che fa il caffè, questo vi dico chiaramente non esiste, non c'è un robot attualmente che è capace di fare un caffè, perché la complessità aumenta esponenzialmente e quindi il nostro robot alla fine avrà qualche difficoltà quando si scontra con quello che è la realtà di dover anche agire all'interno del mondo. L'intelligenza emergente è quella invece di cui parlavo prima, che viene dalle reti neurali. Qui doveva esserci un video ma non è partito, non importa. Le IA imparano ad esempio a giocare. Questo lo vediamo a partire dal 2015, quindi stiamo saltando a tempi già recenti. Imparano a giocare attraverso l'esperienza e superano i campioni umani. In videogiochi tipo questo, non capisco perché non mi partono i video, ma non importa, che chi ha oltre 50 anni riconoscerà perché erano i giochi Atari con cui siamo cresciuti da bambini, da ragazzi anzi, per poi arrivare a delle situazioni che sono estremamente complesse dal punto di vista del tipo di problema, della complessità, come nel caso del gioco degli scacchi e ancora di più del gioco del Go, che è una sorta di scacchi elevato al quadrato, perché è uno dei più famosi giochi in Cina, diciamo, nel mondo orientale, che è ancora più complesso degli scacchi. Il numero di mosse possibili nel Go sono 10 elevato alla 360. Questo qui sotto che ho segnato è il numero di atomi nell'universo, la stima del numero di atomi nell'universo, che è di qualche ordine di grandezza inferiore rispetto al numero di mosse possibili nel Go. Quindi immaginatevi di nuovo il problema dal punto di vista dell'intelligenza programmata, dover spiegare a un computer o addirittura a un robot quali sono tutte le possibili mosse da fare per ogni possibile configurazione sulla scacchiera. È impossibile. Quindi come hanno fatto queste reti neurali? Hanno semplicemente imparato giocando, in base al fatto che determinate mosse portassero vantaggio, portassero a un successo. Questo è quello che poi chiamiamo apprendimento nelle reti neurali. Ecco, d'altra parte c'è un problema che è un po' uno standard. Quando ci sono delle grandi innovazioni, delle grandi novità, scatta anche quella che è la macchina dell'hype, dell'esagerazione, del sensazionalismo.
che purtroppo porta anche a disinformazione, tra cui quella che entro pochi anni ci sarà un'IA super intelligente che magari ci sterminerà tutti, e così via. Tuttavia voglio sottolineare il fatto che anche chi ci lavora con l'intelligenza artificiale può prendere delle grandi cantonate rispetto alla previsione di quello che succederà, di quello che sarà il futuro. Vi do queste due citazioni. Marvin Minsky, uno dei padri dell'intelligenza artificiale negli anni 60, nel 1967 predice che nel giro di 3-8 anni avremo una macchina, un computer con un livello di intelligenza generale simile a quella di un essere umano medio. Questo non è successo non succede nel 2023 e non sapremo, non è detto assolutamente che succeda mai addirittura, quindi è una cosa ancora lontana, anche se è un possibile obiettivo anche su cui alcune grandi aziende come ad esempio la famosa OpenAI stanno lavorando. Più recentemente un noto imprenditore americano, Elon Musk, ad esempio nel 2016 sosteneva che nel giro di un anno o 2 al massimo ci sarebbero state auto Tesla, ovviamente la sua azienda, a guida autonoma, completamente autonome, che avrebbero girato per gli Stati Uniti. E ancora questo non è vero, ci sono un sacco di problemi nel realizzare una guida completamente autonoma, ci sono delle ottime soluzioni di assistenza alla guida, queste miglioreranno ancora, ma la guida autonoma non è dietro l'angolo, nonostante miliardi di investimenti da parte delle grandi aziende dell'automotive. Quindi l'AI si è mossa fin dalla sua albori tra hype a cui hanno fatto seguito degli inverni, cioè dei momenti di disillusione. Questo è il famoso hype cycle che si applica a qualunque nuova tecnologia. Ci sono stati già 2 inverni sostanzialmente. Il primo è stato con l'IA programmata, poi c'è stato un secondo hype sull'IA emergente che era la precedente generazione di reti neurali. Ora siamo alla terza fase, diciamo, di hype a cui potrebbero seguire un terzo inverno. Obiettivamente questo è poco probabile. L'integrazione con quello che è la nostra vita anche quotidiana e lavorativa, oppure la famosa singolarità, eccolo qui il HAL 9000 che avete visto prima, quindi l'intelligenza super intelligente, superumana che diventa cosciente e che ci stermina. Ecco, di nuovo, non preoccupatevi, non è assolutamente dietro l'angolo. Ecco, cosa sa fare l'AI per venire un po' più sul concreto? Sa fare riconoscimento e sa fare generazione di immagini, sa riconoscere e generare parlato, quindi la voce, sa elaborare il linguaggio naturale, ad esempio appunto per rispondere a domande. Tutti avete visto, avete provato, immagino, ChatGPT, sa fare traduzione in modo estremamente efficiente, può essere impiegata a supporto della decisione, ad esempio anche in ambito della salute, in medicina, anche in ambito proprio clinico, in tanti altri ambiti ovviamente. È integrata già da tempo in tutti i sistemi di raccomandazione. Pensate a quando andate a guardare un film su Netflix, vi propone tutta una serie di film che potrebbero piacervi, e questi sono sistemi di raccomandazione, ma la stessa cosa per la musica o per qualunque altra cosa. Rappresentazione della conoscenza, ricerca e recupero di informazioni, questo è anche tutto quello che gira intorno anche ai motori di ricerca e così via. Infine, tutto quello che può essere definito sistema di controllo. Questo va dalla guida autonoma, di cui parlavo prima, assistita, meglio quello che funziona adesso, ma anche il controllo di infrastrutture, di impianti, anche di tipo industriale, e tutto quello che è la robotica. Ecco, i successi
dell'IA attuale sono IA neurale, si basano su questa IA neurale di cui parlavo prima. Questo termine deep learning cosa vuol dire? Sostanzialmente dentro l'intelligenza artificiale una parte di questa intelligenza artificiale può essere definita come machine learning, apprendimento automatico, che indica semplicemente in generale tutti quei metodi e algoritmi che permettono ad un software di apprendere dai dati. Dentro questo, ancora più diciamo una sottoparte, è il deep learning, che sono quegli algoritmi di apprendimento basati su queste reti neurali artificiali, di cui già accennavo e di cui parlerò un po' meglio tra un attimo. Ecco, questo è di fatto il cervello dell'AI attuale, almeno della gran parte dell'AI attuale, di quelle che effettivamente stanno rivoluzionando un po' quello che vediamo intorno, dai dispositivi alle tecnologie che ci vengono messe a disposizione per generare testi, immagini e così via. Non ho purtroppo il tempo di spiegarvi come funziona una rete neurale, ma una parte fondamentale in una rete neurale è l'apprendimento. Quindi, proprio per dare una pillola di un minuto, in uno degli tipi di apprendimento più utilizzati, più noti, sostanzialmente quello che cerchiamo di fare è di insegnare al sistema a produrre un certo output, ad esempio l'etichetta, immaginiamoci, di un'immagine, in modo che poi possa rispondere correttamente anche quando vede nuove immagini di quel tipo. Quindi, ad esempio, se il nostro input è l'immagine di un gatto, questo è l'input, in mezzo ci sta questa rete neurale complessa e l'output sarà l'etichetta gatto. Presento in input un'altra immagine, ad esempio un cane, e quindi in questo caso la rete neurale dovrà produrre in output l'etichetta cane. Questo apprendimento appunto viene fatto mostrando centinaia, migliaia, milioni di esempi, in modo che queste reti riescono a estrarre delle conoscenze, delle regolarità che sono di tipo statistico, che permettono al sistema poi di rispondere correttamente anche a stimoli, a immagini che non ha mai visto prima. Questo di fatto è anche un po' l'essenza dell'apprendimento umano, il imparare e poi applicare l'esperienza acquisita, la conoscenza di base acquisita a nuove situazioni. Ecco, senza però pensare che queste reti si inventino delle cose straordinarie, semplicemente appunto ricombinano quello che hanno appreso in un modo che a volte effettivamente può sembrare anche creativo, e lo può essere creativo, se guidato dall'uomo, tra l'altro. Questo ci torno tra un attimo. Nel 2012, diciamo, si fa risalire al 2012 la partenza di questa rivoluzione del cosiddetto deep learning, perché le reti neurali esistevano nel secolo scorso già, esistono da più di 50 anni. Cosa è successo? È successo che le reti neurali diventano, si dice, profonde, da questo viene il termine deep networks e deep learning, viene da questa idea di profondità, che indica semplicemente che abbiamo tanti strati di neuroni, tanti livelli di elaborazione che sono organizzati gerarchicamente, proprio in analogia a quanto succede nel sistema nervoso, nel cervello. Ad esempio, nell'elaborazione visiva abbiamo diversi stadi di elaborazione che permettono di rappresentare in modo via via sempre più complesso ed astratto l'informazione contenuta nell'immagine anche retinica in questo caso. E questo tipo di struttura è stata replicata nelle reti neurali artificiali con risultati che sono stati straordinari. Ci sono però due chiavi per il successo del deep learning. Primo, appunto, come dicevo prima, i dati servono
per l'apprendimento ne servono tanti, servono dati cosiddetti etichettati, cioè quindi ad esempio appunto milioni di immagini, migliaia o milioni di immagini in cui so cosa c'è nell'immagine, quale deve essere l'output. Questi sono i cosiddetti big data, cioè grandi quantità di dati. Qui vedete un esempio di uno dei dataset che sono stati importantissimi per lo sviluppo di queste applicazioni sulla visione e sul riconoscimento. 1,2 milioni di immagini, 1.200.000 immagini circa, che rappresentano 1000 diverse categorie di oggetti, comprendo veramente di tutto, artefatti, cibi, parti del corpo, piante, animali. Quindi cerchiamo di insegnare a queste reti neurali a riconoscere qualunque oggetto. L'altro fattore però cruciale è la potenza di calcolo parallelo, che viene dall'utilizzo delle cosiddette GPU, sono elaboratori, sono dei chip che sono stati inizialmente pensati per la grafica, sono fatti da processori molto più semplici di quelli delle CPU, che sono quelli su cui si basa qualunque computer che usiamo anche per lavoro, ma che permettono di parallelizzare migliaia o milioni di calcoli che devono essere eseguiti per far funzionare una rete neurale. Questo è stato un fattore veramente trainante e cruciale per lo sviluppo del deep learning. Qui ci sono alcuni esempi dei successi del deep learning, nel riconoscimento. Siamo arrivati a dei livelli straordinari di riconoscimento. Nel giro di pochi anni abbiamo raggiunto una prestazione simile a quella umana. La stessa cosa nel riconoscimento del parlato. Devo andare veloce per motivi di tempo, mi scuso, ma anche in questo caso rimane qualche problema da risolvere. Ad esempio la sensibilità al contesto, la consapevolezza del contesto. Notate in questo caso come un elemento di questa immagine viene classificato in modo errato, quello che è indicato dalla freccia viene classificato come gatto, perché è un pezzo del collo di pelliccia. Nessun essere umano farebbe questo errore, perché siamo consapevoli del contesto in cui avviene il riconoscimento. Invece in questo caso il sistema analizza ogni parte dell'immagine come se fosse totalmente a sé stante. Un altro problema, che tra l'altro attiene anche a quello della cibersicurezza, è la vulnerabilità che hanno alcuni di questi sistemi. Anche qui c'è un grandissimo sforzo per risolvere questi problemi. Si possono far sbagliare questi sistemi di classificazione e di categorizzazione di immagini, in un certo senso hackerando la rete neurale, costruendo degli esempi ad hoc che vanno a modificare la risposta. Modificazioni che possono essere invisibili all'occhio umano, come questa qui, in cui in alto vedete che anche la foto a destra sembra identica a quella che sta a sinistra, sembra sempre un panda, ma fa sbagliare la rete neurale, che a quel punto dice un gibbone. O ancora peggio, aggiungere a delle immagini di persone, di facce, questi strani occhiali costruiti ad hoc, appunto è un modo per hackerare questa immagine. La risposta è pari a quella che se avessimo presentato la foto che sta sotto, quindi addirittura questo signore qui in alto a sinistra diventa questa bella signora sotto. Oppure, peggio ancora, applicare delle modifiche, ad esempio a un cartello stradale come questo, e farlo riconoscere in modo totalmente errato. Vorrei a questo punto però passare a quello che è un po' l'ulteriore rivoluzione di questi ultimi anni, questi ultimissimi, parliamo di 2 o 3 anni, l'intelligenza artificiale generativa. Che cos'è? È semplicemente tutta l'IA che viene costruita per creare nuovi contenuti.
che possono essere testo, immagini, musica, audio, video, qualunque cosa, anche sequenze di proteine, ad esempio se cerchiamo di sviluppare dei farmaci. Si basa su dei modelli che vengono chiamati fondazionali, cioè dei modelli, delle reti neurali di enormi dimensioni che vengono addestrate su, di nuovo, enormi quantità, ma veramente enormi, di dati attraverso il deep learning. Apprendono cosa? Non più a riconoscere qualcosa, ma apprendono a generare i dati. Quindi di fatto non ci servono più i dati etichettati, quindi tutto quello che è su internet può servire per addestramento, di fatto è quello che succede al momento. Viene utilizzato tutto quello che è recuperabile attraverso la rete. E ovviamente l'applicazione è quella di cercare di trasferire queste conoscenze di base a compiti diversi attraverso un ulteriore riaddestramento del sistema. Vi faccio vedere come questo può portare a dei risultati creativi, nel caso per esempio delle immagini. Questa è un'IA generativa che è stata addestrata su immagini di facce. L'unica foto vera è quella che sta a sinistra. Questa è la foto che era contenuta nei dati su cui è stato fatto l'addestramento. Però siccome il dataset di facce contiene moltissime facce, anche facce sorridenti, noi sostanzialmente possiamo fare in modo che questa IA generativa moduli questa dimensione sorriso, chiamiamolo così, e quindi dalla faccia iniziale che non sorride arriviamo alla versione sorridente. Questo si può applicare su più dimensioni contemporaneamente, quindi ad esempio qui vedete come modifichiamo sia la dimensione del sorriso sia la dimensione, chiamiamola così, bocca aperta o chiusa. Quindi a partire dall'immagine originale, che è quella a sinistra, vengono costruite tutte delle possibili varianti in cui aumenta o diminuisce la quantità di sorriso e se il sorriso sia a bocca aperta o bocca chiusa. Successi dell'IA generativa nell'ambito delle immagini sono moltissimi. Questa che vedete in alto a destra è quella che ha un po' fatto storia, lavoro sempre di OpenAI, anche questa, la possibilità a questo punto, un passo ancora avanti, di chiedere all'IA di generare un'immagine a partire da un testo. Quindi in questo caso un astronauta che cavalca un cavallo in stile fotorealistico è l'istruzione che viene data all'IA generativa e questo è il risultato. Ecco, perché questo è notevole? Perché è evidente che non esistono immagini di questo tipo in quelle su cui l'IA ha fatto addestramento. Cioè sa cos'è un astronauta, sa cos'è un cavallo, ma non ha mai visto queste informazioni insieme e quindi diciamo da questo punto di vista, da un certo punto di vista, questo è un risultato che può essere definito creativo. Come possiamo chiedere di fare dei pupazzetti vestiti o dei topolini vestiti, queste sono tutte generazioni fatte da un'IA generativa. Oppure trasferire lo stile, uno stile artistico ad una foto come quella in alto a sinistra, a cui poi viene trasferito uno stile pittorico appreso dall'esperienza su tante opere che possono essere, non so, di Kandinsky o di chi altro. Qualche problema che viene da questa IA generativa è la possibilità di generare contenuti che possono essere volti alla disinformazione. A volte possono essere simpatici, come quello di Papa Francesco con il piumino bianco. Questa foto ovviamente è finta, non è mai stata scattata. Queste due facce che vedete a sinistra sono persone che non esistono, sono state generate proprio da zero da un'IA generativa. Tutto questo viene chiamato deepfake. Okay? Questi deepfakes sono appunto immagini o anche video fasulli prodotti dal deep learning generativo. Le immagini sono, come potete vedere, molto molto realistiche e ad alta definizione. Quindi è possibile usare questo tipo di IA anche
con scopi che, se vogliamo definirli così, possono essere malevoli, ovviamente. ChatGPT. Cosa fa ChatGPT? È una rete neurale che ha preso così tanto testo che per leggerlo ad un essere umano servirebbero circa 1000 anni. Questo sistema poi viene rifinito, ulteriormente allenato, allineato a quelle che sono le risposte umane per cercare di alla fine costruire questo chatbot con cui possiamo interagire. Anche questa IA generativa per il linguaggio naturale ha dei suoi problemi, ad esempio quelle che vengono chiamate allucinazioni. Un'IA generativa può generare un testo che è perfettamente coerente e sembra informativo, ma che di fatto è totalmente inventato. Esempio, qual è la capitale della Luna? Risposta: la capitale della Luna è Lunapoli, una città futuristica con grattacieli cristallini e una vista mozzafiato sulla Terra. Ecco, vedete come il linguaggio è perfetto, è molto accurato e sembra che ci comunichi un fatto, un'informazione, ma di fatto non è così. Arrivo alla parte finale, che è quella sulle implicazioni anche, se vogliamo, etiche e la regolamentazione dell'IA. C'è tutto sommato un'attitudine positiva verso l'IA, ma quasi tutti i cittadini informati ritengono che sia necessaria una gestione molto attenta sia dell'IA che dei robot. Addirittura gli americani sono ancora un po' meno diciamo favorevoli, sono un pochino più preoccupati di noi, sono più quelli preoccupati che quelli eccitati, diciamo, dall'arrivo dell'IA, e soprattutto sono preoccupati per la privacy. Quali sono i rischi dell'IA? Ad esempio gli abusi, non solo i deepfake di cui parlavo prima, ma anche la biometria in tempo reale. Questo per esempio è una delle applicazioni che quasi sicuramente sarà vietata in Europa. La responsabilità, anche quella civile, chi paga danni, ad esempio, che possono essere causati dall'uso di un AI. Minacce ai diritti fondamentali come la discriminazione, la protezione dei dati e della vita privata. Gli effetti sul mondo del lavoro, di cui magari parleranno anche i nostri colleghi che mi seguono. Addirittura si stima che il 14% dei posti di lavoro siano automatizzabili e molti altri affronteranno dei cambiamenti significativi. Distorsione della concorrenza a causa della concentrazione del potere in poche mani sulla gestione e sullo sviluppo di IA, la cybersicurezza che avete anche già visto e i problemi di trasparenza. Quindi ogni volta che ci colleghiamo ad esempio a internet e cerchiamo di fare qualcosa, con chi interagiamo? Con un umano o con IA, ad esempio quando mi metto in contatto con un'azienda, un ente, qualcosa. Il concetto chiave che permette di risolvere almeno in parte queste problematiche è quello di human in the loop, cioè l'essere umano incluso in tutto il processo che va dal design dell'intelligenza artificiale al suo controllo e al suo utilizzo. Quindi è una prospettiva che viene chiamata di AI umanocentrica, human-centered AI, in cui l'enfasi di fatto non è quella di sostituire capacità umane, ma piuttosto di aumentarle, di potenziarle, e c'è di nuovo un'enfasi particolare sull'etica dell'IA, cioè costruire dell'intelligenza artificiale che sia imparziale, responsabile e trasparente. Questi stessi principi sono tutto sommato alla base del regolamento europeo che nelle fasi finali di approvazione, siamo a pochi mesi probabilmente dall'approvazione finale del regolamento sull'intelligenza artificiale. Ci sono alcuni aspetti fondamentali che attengono a questo uso anche etico e responsabile. Uno è quello della spiegabilità, cioè saper spiegare come funziona un sistema. Non ci va bene che
ci dicano questo sistema è così, funziona, non può essere una scatola nera, dobbiamo capire che cosa c'è dentro, devono essere disponibili delle informazioni sul perché il sistema decide in un certo modo piuttosto che in un altro. Un secondo punto fondamentale è prevenire il bias, la discriminazione, quello che viene chiamato attualmente tutto AI fairness, cioè proprio l'equità, diciamo così, dell'intelligenza artificiale. Ci sono molti esempi di problemi che vengono di fatto dai dati, di nuovo non ho tempo per parlarvene di questo esempio, ma ci possono essere dati che storicamente poi portano alla creazione di discriminazioni di genere, di razza o quant'altro, perché sono semplicemente delle discriminazioni, degli stereotipi che sono insiti nei dati stessi. E infine il problema di riflettere su cosa è morale e quindi che cosa vogliamo che scelga l'IA in certi casi, come ad esempio nella guida autonoma, quando ci sono anche delle decisioni che possono causare la morte eventualmente di una persona o l'infortunio di una persona, perché ad esempio l'IA deve decidere se sterzare di colpo per evitare uno che attraversa la strada col rosso oppure investirlo perché altrimenti muoiono i passeggeri. Questo tipo di dilemmi morali sono qualcosa che devono essere anche queste affrontate. Il regolamento europeo, e vado rapidamente alla conclusione, mette come tema centrale quello di classificazione del rischio. Ci sono alcune applicazioni che possono presentare un rischio considerato inaccettabile perché è una potenziale minaccia per le persone. Ad esempio, tutto quello che è un sistema di classificazione sociale in ambito pubblico sarebbe una grave minaccia, come può essere la biometria in tempo reale, su questo c'è ancora discussione. Anche nel caso dell'applicazione da parte delle forze dell'ordine non è ancora chiaro se sia giusto o meno permettere la biometria in tempo reale. Quella successiva sì, ma in tempo reale è un'altra cosa, perché vuol dire che voi girate per strada e il sistema vede che sta passando Marco Zorzi in quel momento. I sistemi ad alto rischio sono quelli in cui c'è una possibilità di incidere sulla salute e sui diritti fondamentali delle persone fisiche. Questo prende dentro molte applicazioni possibili che sono anche di interesse per le aziende, ad esempio tutto quello che è la sicurezza dei prodotti, l'occupazione, la gestione dei lavoratori, l'HR, per così dire, in termini più generali, i servizi pubblici privati essenziali, pensate ad esempio anche alla cessione del credito da parte delle banche, le attività di contrasto anche delle forze dell'ordine, la gestione della migrazione, del controllo delle frontiere e tutto quello che attiene anche alla giustizia. Ci sono molte prescrizioni per le IA ad alto rischio, su cui non mi posso soffermare, ma che sono piuttosto onerose, cioè si arriva sostanzialmente si arriverà a dei sistemi per la certificazione e marchiatura CE di questi prodotti IA negli ambiti delle applicazioni ad alto rischio. Ci sono ovviamente altre applicazioni invece che possono avere rischio limitato. In questi casi la regolamentazione è più leggera e sostanzialmente ci sono obblighi di trasparenza e consenso che però in parte sono già contenuti nel GDPR. A questi requisiti di trasparenza dovrà attenersi anche quello che è l'IA generativa. Quindi concludo in questo modo riassumendo che
L'IA al momento, grazie a questa rivoluzione che è avvenuta col deep learning, produce delle tecnologie cognitive, chiamiamole così, che hanno prestazioni pari a quelle umane in problemi che sono specifici e circoscritti. Non c'è un'IA generale al momento, quindi possiamo stare tranquilli, però è fondamentale gestire in modo corretto anche queste tecnologie cognitive, appunto come sta cercando di fare la Comunità Europea, l'Unione Europea, e come anche recentemente hanno fatto gli Stati Uniti, anche in quel caso emanando una regolamentazione delle AI, in cui vengono proibite applicazioni su cui non abbiamo quando non abbiamo una chiara comprensione e controllo dei sistemi di AI. Questo approccio human-centered, che sposta l'enfasi dall'automatizzazione e dalla sostituzione del fattore umano ad un approccio etico in cui la supervisione umana è necessaria, di fatto è in linea con quello che sarà nella regolamentazione europea, e quindi questo dovrebbe permettere, è quello che tutti auspichiamo, una sinergia tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, quindi non tanto per cercare di fare outsourcing delle nostre capacità cognitive, ma piuttosto come leva per aumentare queste nostre capacità cognitive, una sorta di intelligenza aumentata. Grazie e mi scuso se mi sono un po' attardato. Abbiamo capito un po' di più su che cosa ci stiamo confrontando. Mi viene velocemente una cosa perché siamo un po' in ritardo con i tempi, quindi il grande auspicio è che la capacità anche delle istituzioni sia di reggere il passo alla velocità, alle innovazioni, perché fino adesso abbiamo sempre rischiato di essere indietro rispetto alla velocità con cui stanno evolvendo queste cose. Quindi anche tutto quello che sta arrivando a livello comunitario, dove bisogna dire che l'Unione Europea è all'avanguardia su questo per quanto riguarda le altre parti del mondo, sì, insomma, deve avere i tempi necessari, i tempi sufficienti per essere al passo, altrimenti resta sempre un passo indietro da quello che sta succedendo nella realtà. Ora passerei la parola all'intervento del professor Finotto, profondo conoscitore dell'organizzazione aziendale, e quindi ci parla di cosa succede o di cosa sta succedendo nelle imprese, di quello che potrà succedere sull'organizzazione aziendale. Molti di voi lo conoscono, è un nostro amico, uso questo termine perché il termine è corretto, perché ha lavorato molto con noi e lo ascoltiamo con molta trepidazione. Grazie Alberto. Funziona tutto. Allora, siamo leggermente in ritardo, provo a censurare un terzo della presentazione in termini di tempo, quindi se mi vedete saltare 2 slide abbiate pazienza, ma provo a comprimere un po', così contribuisco a recuperare. Salto anche i convenevoli e i ringraziamenti, però c'è una cosa che vi volevo dire: sono felice di essere qui, è la seconda volta che parlo alla vostra convention, la prima volta fu a Zelarino nel 2018, credo sia un momento davvero bello, e, insomma, tutti i dipendenti della Camera e del suo sistema che si ritrovano per riflettere insieme su temi così importanti, mi sembra un momento bello, esserne stato parte per 2 volte mi riempie di orgoglio e felicità. Vado al sodo. Quando Alberto mi chiamò qualche settimana fa e mi disse vieni a parlare di intelligenza artificiale e gestione di impresa, dissi bene, interessante, è un tema sul quale sto approfondendo e imparando delle cose e utilizzo questa mia conversazione, questa mia presentazione al pubblico della Camera come un modo per mettere in ordine dei pensieri, ed è quello che farò oggi. Da economista aziendale si aspetta sempre che uno cominci con dei numeri, no? E lo faccio, nel senso che recito la mia parte, sono fedele al contratto che ho firmato con l'Università Italiana a fare l'economista aziendale. Non ve li leggo, non è interessante questo, ma solo per dirvi che effettivamente tutto quanto ciò che ci è stato presentato prima oggi rappresenta anche un'importante area di crescita
della tecnologia e della commercializzazione della tecnologia, ci sono tutta una serie di stime che ci dicono che alla volta del 2030 l'intelligenza artificiale mobiliterà decine di migliaia di miliardi di dollari in volume d'affari in giro per il mondo. Da buon economista aziendale vi dovrei anche dire, come fa un economista aziendale di solito, che queste tecnologie sono importantissime per far sì che le nostre aziende raggiungano un vantaggio competitivo. Anzi, le aziende più avvedute, quelle più innovative, questi sono dati presi da McKinsey e varie altre ricerche che sono state fatte negli ultimi anni, dimostrano che le aziende più avanti, quelle che fanno più innovazione, si sono avventate su questi sistemi per primi e sembra che stiano distaccando il resto del gruppo, no? Come in una gara ciclistica, chi si è avvicinato per primo a queste tecnologie oggi ne sta traendo un vantaggio. Bene, ho svolto il mio ruolo da economista aziendale, credo sia importante, tuttavia ogni tanto mi sembro come le hostess e gli steward in aereo quando danno le istruzioni di sicurezza, nessuno le guarda mai, nel senso che ci si aspetta che si dicano queste cose. Vorrei insieme a voi provare a vedere quali sono gli spazi che restano all'agire umano dentro alle imprese se davvero questi sistemi prendono invece tutta una serie di spazi che sino ad ora sono stati delle persone. Come vengono usate oggi le tecnologie dell'intelligenza artificiale? Le slide anche qua sotto, tanto meglio. Come vengono utilizzate le tecnologie dell'intelligenza artificiale oggi prevalentemente, secondo ricerche, questa è una ricerca di Forbes per esempio, fatte a livello mondiale. Se date un'occhiata, senza percorrere ancora una volta tutte le barrette, vedrete che si tratta di servizi ai clienti, il CRM e o il Customer Service inteso come i centralini telefonici. Viene utilizzato come Digital Personal Assistants, quindi segretari o segretarie generali che ci sgravano di quota parte del lavoro ripetitivo, poi vi faccio vedere un casetto che trovo interessante. Gestione dei magazzini, produzione di contenuti, fino all'ultimo ad arrivare a tutta una serie di processi di fatto, io lavoro con le aziende come voi, una serie di processi gestionali sui quali oggi la situazione competitiva in tutti i settori, in tutti i mercati richiede che si raggiunga efficienza, cioè sono soluzioni, strumenti che oggi aiutano, se adeguatamente utilizzate, le aziende a fare meglio quello che facevano prima, eliminando sprechi ed eliminando inefficienze. Sto tagliando un po', non me ne voglia il professor Zorzi, sto tagliando un po' il mondo ad accettate piuttosto feroci, però mi serve un po' per recuperare tempo e andare alla parte che mi interessava di più trattare insieme a voi. Cosa fa in azienda l'intelligenza artificiale? L'abbiamo visto un po' in precedenza. Classifica, pensate, la situazione di un call center, l'operatore riceve una telefonata da un cliente su cui c'è tutto uno storico, quindi posso già rispondergli e magari proporgli la nuova offerta telefonica e quant'altro, ma l'intelligenza artificiale che abbiamo visto prima, che sa riconoscere il tono di voce, sa sfruttare tutta una serie di 1000 altri dati, in tempo reale mi potrebbe suggerire di proporre allo stesso cliente che mi sta chiamando questo prodotto, quell'altro prodotto, mettendo insieme considerazioni di marginalità dell'azienda, quello che in quell'esatto momento il cliente può volere, chissà quante altre cose. Sa modificare l'intelligenza artificiale, l'abbiamo visto prima, fa le foto dei personaggi famosi con addosso dei vestiti improponibili, sa scrivere dei testi e modificarli. Devo dirvi la verità, anche nel mestiere che facciamo io e i miei colleghi oggi, voi sapete, noi per essere parte della comunità scientifica scriviamo articoli scientifici in inglese, non è la nostra madrelingua, anche se la sappiamo scrivere bene. Oggi dei software di intelligenza artificiale ci vengono in grandissimo supporto nel rendere i nostri testi il più simili possibili a quelli che scriverebbe un madrelingua, e questo lo fa per tutti i sistemi che ci hanno raccontato in precedenza. Sa riassumere, per esempio, i nostri studenti hanno imparato che molte delle lezioni che trovano online possono essere riassunte da dei software che ti tirano fuori da un video le 5 cose importanti. Immaginate che roba, 45 minuti di lezione, 5 minuti di highlight. Mio figlio, che ogni mattina guarda gli highlight delle partite di calcio della domenica prima, su sta cosa qui è già sintonizzato, chissà cosa sarà l'università per lui. Sa rispondere alle domande, l'intelligenza artificiale, io gliene pongo sempre, però ho anche delle accortezze nel porgliele, abbiamo visto ChatGPT. Sa creare contenuti, immagini, video, musica, sa fare un sacco di cose. Se ci pensate, mettetevi nei panni di uomini e donne che gestiscono il marketing in un'azienda. Dà una mano incredibile. Creo delle pubblicità, creo dei loghi, creo dei messaggi e dei copy, aiuto chi fa il customer service e così via.
Sono degli strumenti che abbracciati adeguatamente, se volete, rendono davvero molto più efficiente un insieme di processi che le aziende già fanno, però innalzano di molto l'asticella dell'efficienza. Questi sono alcuni esempi banalissimi, volevo farvi vedere della roba proprio accessibile per chiunque là fuori. Siete un'azienda che deve creare un suo nuovo logo? C'è un'intelligenza artificiale che ve lo fa, gli date un po' di indizi, gli dite cosa fate, che cosa vorreste e vi crea dei loghi bellissimi. Avete bisogno di, per esempio, creare dei corsi di formazione per la vostra forza vendita? C'è un'intelligenza artificiale delle società che oggi costruiscono degli avatar, dei personaggi digitali che parlano e dicono delle cose e confezionano delle clip per fare la formazione per la vostra azienda. Ci sono dei software che vi fanno le minute delle riunioni, no? Dopo il Covid tutti quanti noi abbiamo cominciato a fare 72 riunioni al giorno, ci sono dei software di intelligenza artificiale che sgravano per esempio il lavoro di verbalizzazione e il follow up delle varie riunioni che facciamo, catturando video, testo, vedendo anche qual è l'attenzione delle persone e quindi cercando di dare ancora una volta quelli che sono gli highlight o meno. È uno sguardo davvero parziale, tirato su così velocemente, per farvi capire come l'intelligenza artificiale oggi sia accessibile da internet, tanto quanto ChatGPT, ma senza neanche tutta quella serie di cose complicate e importanti di cui si è parlato prima, con cui le aziende possono effettivamente velocizzare, automatizzare, rendere più efficiente una serie di operazioni che hanno sempre fatto. Sto schiacciando il bottone sbagliato, adoro questa. Questa è un'intelligenza artificiale che riceve la vostra mail e risponde a tono, in modo sensato. Pensate, l'intelligenza artificiale oggi riesce a sgravarci di quota parte del lavoro stupido che la burocratizzazione di ogni ambito della nostra vita ha creato, no? Voi lavorate in un'amministrazione che ha a che fare con il pubblico ed è semipubblica, io lavoro nell'università che è un'amministrazione pubblica con una burocrazia elefantiaca, siamo invasi dalle email, l'idea che c'è un softwareino che risponde per me, io che non rispondo quasi mai alle email, tra l'altro chi mi scrive lo sa, ne ho 75.000 da leggere, aiuta tantissimo, no? Nella quantità di rumore che produciamo oggi, molto spesso rumore davvero inutile, l'intelligenza artificiale ci potrebbe venire in supporto. Pensate, abbiamo creato un problema e abbiamo con l'intelligenza artificiale creato una soluzione al problema, no? Una specie di gara della regina rossa interessantissima da osservare. Quindi, che cosa mi va di dirvi rispetto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in azienda? Un paio di messaggi che provo a condensare, come vi dicevo prima, saltando alcune slide. Intanto, ci hanno rassicurato che l'intelligenza artificiale non diventerà superintelligenza e ci sterminerà. Alberto ha cominciato con 2001 Odissea nello spazio, bellissimo riferimento, io vi do quello successivo, Terminator, su Terminator Skynet si arrabbiava parecchio, alla fine un po' di confusione la faceva. Quindi io ogni volta che interrogo ChatGPT chiedo per favore, vedi mai che il giorno che l'intelligenza artificiale prende davvero controllo del mondo si ricordano della mia ingentilezza e magari mi riservano un trattamento, come dire, un trattamento un po' di favore. Interrogo spesso ChatGPT per capire in realtà davvero, soprattutto provandole a far fare il mio lavoro, dove può arrivare. Le ho chiesto pochi giorni fa, per piacere, Alberto Capuzzo mi ha chiesto di fare una presentazione sugli utilizzi aziendali dell'intelligenza artificiale. Mi dai una mano? ChatGPT mi dà una mano ed effettivamente mi tira fuori tutta una serie di indicazioni che avrei potuto darvi stamattina rispetto a un utilizzo ordinato, razionale in azienda degli strumenti di intelligenza artificiale. Gli ho pure chiesto se mi dava dei casi concreti. Eccoli qua. Squaderna tutta la conoscenza disponibile nell'orbe terracqueo, soprattutto su internet, la sa categorizzare e mi dice che l'intelligenza artificiale è usata da IBM nell'healthcare, quindi nella sanità, dalle grandi aziende della finanza come Morgan Stanley e Goldman Sachs per gestire il portafoglio di rischio, un sacco di cose. Quindi avrei potuto semplicemente prendere le risposte al mio prompt di ChatGPT e darvele. Quello che noto tuttavia è che l'intelligenza artificiale restituisce di fatto tutta una serie di cose, come dire, che si collocano nel solco di quello che già esisteva, almeno per il momento. Cioè a me non stupisce mai ChatGPT quando la interrogo. Chi mi conosce sa che io, per esempio, ho la passione delle scarpe da corsa perché corro e le ho chiesto, mi dai una mano a individuare una strategia vincente o un modello di business dirompente
nel mercato delle scarpe da corsa, e ci sono delle cose interessanti che stanno nascendo. Mi ha restituito quello che io spiegherei in una lezione di gestione delle imprese al primo anno all'università, cioè una serie di step procedurali, ma non è che mi ha dato una soluzione, perché la soluzione è complicata. Individuare il modo di spaccare un mercato, mettiamola così, rivoluzionarlo, rifondarlo, e quindi costruire dei nuovi modelli di business, per esempio. Adesso poi vi faccio un esempio che mi è caro. È qualcosa che al momento, poi magari i nostri colleghi specialisti diranno riuscirà a farle anche queste cose nel prossimo futuro. Io non credo, e provo ad argomentare perché. È un qualche cosa che è fuori dalla portata di queste macchine e secondo me rappresenta l'orizzonte più entusiasmante e interessante su cui lavorare come uomini e donne d'impresa, istituzioni di ricerca e formazione che queste imprese le vogliono far crescere, le vogliono rendere capaci di utilizzare questi strumenti, istituzioni che le imprese le supportano. Cioè credo che necessariamente ci saranno delle ripercussioni sul mercato del lavoro, no? Quello che faceva i loghi, vi ho fatto vedere prima, potrebbe veder cancellata quota parte del suo lavoro, soprattutto magari la quota parte più elementare, da dei software che già lo sanno fare. Molto lavoro ripetitivo e standardizzato oggi, quindi molte posizioni e molti stipendi di persone che portano a casa da mangiare delle famiglie possono venire cancellati. Questo è un grandissimo problema sul quale ci dobbiamo rompere il capo già da ora. Allo stesso tempo si apre un orizzonte interessantissimo a mio avviso e eccitante, nel senso che carica noi uomini e donne di imprese o di organizzazioni, l'intelligenza artificiale, di alcune responsabilità che credo ci dobbiamo prendere. Vado su un concetto che a me è chiaro. Alberto ha aperto con un film del 68, io provo a dirvi come la vedo sull'intelligenza artificiale in impresa parlandovi di un articolo scritto da un signore, James March, nel 1971. Era un analista di organizzazioni, un teorico di come funzionano e decidono le organizzazioni e nel 71, quando era in una situazione simile alla mia, era nell'anno sabbatico, cosa che sto facendo anch'io, quindi gironzolava un po' a capire le cose senza un obiettivo preciso, nei paesi scandinavi se ne venne fuori con un articoletto veloce di 6 pagine in cui diceva le nostre organizzazioni hanno bisogno di tecnologie della pazzia e non solo di tecnologie della razionalità. Che cosa diceva molto allo strucco tecnicamente in questo articolo? Marci diceva che ogni organizzazione, un'azienda, la Camera di Commercio, l'università, fa continuamente delle decisioni la cui razionalità deriva dal fatto che ci fanno compiere azioni compatibili con un obiettivo. L'università ha l'obiettivo di formare, vi faccio un esempio banale, formare ogni anno, l'Università Ca' Foscari di Venezia, formare ogni anno, laureare ogni anno X giovani italiani e stranieri in economia aziendale. La Camera di Commercio ha l'obiettivo di processare tutta una serie di aziende per misurarle su questo o quest'altro aspetto. Ereditiamo di fatto come sistemi organizzati degli obiettivi che possono essere raggiunti con sempre maggiore efficienza grazie al progresso tecnologico e all'intelligenza artificiale. Se ci pensate bene, dato un obiettivo, l'intelligenza artificiale accelera di molto la nostra capacità di prendere delle scelte che ci portano lì dove dobbiamo arrivare. Ho bisogno di fare un logo. Dannazione, l'intelligenza artificiale me lo fa fare prima e a costi più bassi. Ho bisogno di creare nuovi contenuti. Stessa, identica cosa. Tuttavia, James March dice, sapete qual è il problema? Che molto spesso non innoviamo e molto spesso il mondo non cambia perché non mettiamo in discussione gli obiettivi, cioè non andiamo alla ricerca come organizzazioni composte di donne e uomini di obiettivi nuovi. Non mettiamo in una fase di sospensione gli obiettivi che stiamo perseguendo, l'università per conto suo, la Camera di Commercio per conto suo, le singole aziende per conto loro, e non andiamo a rimettere in discussione l'intero architrave, l'intera architettura di dati, informazioni e tecnologie che ci fanno decidere ogni giorno. Ecco, io credo che questo in cui viviamo sia il momento in cui le aziende, le organizzazioni, le istituzioni dovranno andare a scoprire degli nuovi obiettivi. Credo che la scoperta di nuovi obiettivi, lo sperimentare nuovi equilibri, ora vi faccio un esempio perché so di stare un po' alto, ma ve la faccio concreta, sia qualcosa su cui l'intelligenza artificiale non può intervenire e che quindi noi come persone che popolano le aziende dobbiamo fare due cose. Da una parte usare gli strumenti dell'intelligenza artificiale per efficientare tutto quello che può essere efficientato, prevedibile e si traduce
o meglio si trasmette nel solco di ciò che abbiamo più o meno sempre fatto. Dall'altra invece come esseri umani in carne e ossa, sentimenti, cognizione e intuizione, capire che cosa vogliamo fare di nuovo, mi spiego. Pensate al grande dibattito che c'è oggi sull'inquinamento derivante dalla carne, no? Allora, c'è la carne sintetica e il dibattito che c'è sulla carne sintetica. In Irlanda il governo sta pensando di abbattere 60, poi non è vero in questi termini, però ancora una volta ve la faccio breve per arrivare al punto. Il governo irlandese dice abbatteremo 65.000 vacche ogni anno per ridurre le emissioni del secondo paese europeo per emissioni per capita. Quindi uno scenario anche abbastanza raccapricciante, cioè uccidiamo anzitempo delle povere bestie che siamo stati noi a voler vive per fare latte e carne. C'è chi pensa a farci mangiare gli insetti, soluzioni avveniristiche di vario tipo come fabbriche verticali, scusatemi, orti verticali e piantagioni verticali, mi sfugge la vertical farming e così via. L'umanità, prendete il tema della sostenibilità, l'umanità significa non un'entità astratta, le aziende, le persone che ci lavorano dentro, la politica che le guida, le istituzioni che le accompagnano, oggi si trovano a dover affrontare dei problemi immensi, mal definiti, ovvero com'è che ridurremo le emissioni delle vacche preservando centinaia di migliaia di posti di lavoro o accompagnando i posti di lavoro di chi si vedrà cancellata quota parte della sua attività? Come aiuteremo le aziende, come farà ogni azienda, a rivedere il proprio modo di funzionare, i propri obiettivi in un futuro che potrebbe essere radicalmente diverso rispetto a quello di oggi? Ho l'impressione che qui di fronte, cioè nel settare nuovi obiettivi a livello di singole aziende, ma anche a livello di collettività, di sistemi produttivi, di paesi e di governi, l'intelligenza artificiale possa poco. Sta a noi definirci dei nuovi obiettivi, una volta definiti usare l'enorme potenza, fra virgolette e in modo errato, di calcolo di questi strumenti per aiutarci a fare tutte le valutazioni e le simulazioni del caso. Raccogliere e mettere insieme tutti i dati, tantissimi che ci sono, per arrivare nel miglior modo possibile a quegli obiettivi. Però ho l'impressione che per le aziende, tornando sul micro, stia proprio qui la grande sfida. L'intelligenza artificiale sarà un enorme alleato nel renderci sempre più efficienti una volta che avremo individuato l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Definire gli obiettivi riporta in gioco, secondo me, invece, in maniera fortissima l'essere umano come interezza, persona che ha degli obiettivi legati agli obiettivi specifici dell'azienda, sa inserire l'impresa in un contesto più ampio, la società, l'ambiente, il paese in cui vivo, sa farsi carico degli obiettivi parziali di tutti coloro che lavorano insieme all'imprenditore o all'imprenditrice. Tutto questo, a mio avviso, esonda ciò che l'intelligenza artificiale potrà concretizzare, invece ha molto più a che fare con la nostra funzione del darci una direzione e poi usare qualsiasi strumento sia disponibile per perseguirla. Quindi la vedo un po' in questo modo. Avevo sintetizzato, vado a chiudere, mi prendo ancora 2 minuti, scusatemi, ne ho usati 18. Alla fine credo che l'intelligenza artificiale, se davvero come collettività, quindi è interessante che se ne discuta a livello di politica, è interessante che la Camera, le istituzioni oggi comincino, in realtà non cominciano, ma consolidino un ragionamento che ci renda poi capaci di creare consenso, capacità di lettura e prontezza da parte delle imprese. Credo che si sia di fronte alla possibilità di valorizzare il nostro essere umani alla fine della fiera, il nostro, anche ciò che viene insieme all'essere esseri umani, e credo che questa sia la grande opportunità che abbiamo di fronte. Sicuramente queste tecnologie automatizzeranno molto. Venire via dal cul-de-sac in cui l'automatizzazione ci potrebbe portare sarà una responsabilità diffusa. Pensate, come università impegnarci di più a formare persone, che so, di 45-50 anni che si troveranno dalla sera alla mattina senza il lavoro che hanno svolto sino ad ora. La stessa persona, mettersi in gioco e dire: ho presente che devo ricostruire un mio percorso di carriera, ne parlerà poi Anna, un mio percorso di carriera, un mio portafoglio di competenze per poter giocare una partita che so di poter ancora giocare in una realtà che è radicalmente cambiata. Le aziende nell'accompagnare queste persone nel riqualificarsi.
Eserciteremo tuttavia il nostro giudizio sempre di più. Lo scenario dell'intelligenza artificiale che ci stermina tutti, in realtà, secondo me richiede che siamo davvero consapevoli rispetto a quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere grazie a questi strumenti. L'abbandonarci a delle macchine che non sappiamo come funzionino, o l'ineluttabilità del loro imporsi, o la fiducia molto spesso di tante aziende del tech che dicono non vi preoccupate, verrà fuori del bene sicuramente dai nostri investimenti e dal nostro essere illuminati. Com'è il caso di non comprarseli a busta chiusa, è il caso invece di esercitare continuamente il nostro esercizio, si sia noi dentro le organizzazioni, si sia cittadini che subiscono o sono comunque processati da questo tipo di sistemi. Quello che ci diceva prima il collega, sapere come funzionano questi algoritmi e queste macchine sarà importante per non essere spiazzati o non subire passivamente le conseguenze del loro funzionare. Credo siano degli strumenti questi che consentono alle organizzazioni davvero di provare a immaginare scenari e poi esercitarsi nel pianificare il proprio futuro. Quindi usiamole queste tecnologie come aziende in modo da poterci ricavare una visuale sugli obiettivi che vogliamo raggiungere. Come lo faremo? E chiudo molto velocemente. Uno, qui è dove interveniamo, come università e come Camera. Inutile dire alle aziende che l'intelligenza artificiale e tutte le tecnologie del dato sono importantissime se poi le aziende non hanno la cultura del dato, che non significa solo raccoglierlo, ma ascoltarlo. Cioè, quante volte le organizzazioni raccolgono dei dati, però poi si decide di pancia, decide quello che comanda tecnicamente, decidiamo nel modo in cui abbiamo sempre deciso sino ad ora. Questo è un lavoro importantissimo da fare, perché anche se noi abbiamo AL 9000 in azienda ma non lo ascoltiamo, non faremo grandi passi in avanti e oggi invece il nostro tessuto produttivo ha bisogno di farne, soprattutto in termini di recupero della produttività. Sperimentare. Queste tecnologie ci consentono di fare esperimenti a basso costo, virtualizzare qualsiasi cosa, giocare proprio. Io credo molto nel recupero del gioco per capire che cosa potrebbe accadere. Queste tecnologie rendono disponibili ad aziende relativamente piccole il banco di prova e il circo Barnum di sperimentazioni che prima, scenaristica e quant'altro, potevano essere appannaggio di soli grandi aziende. Dobbiamo insegnare alle nostre aziende poi che devono mettersi nell'ottica di gestire i loro muretti proprietari, ma anche processi che esondano da loro. Se davvero l'intelligenza artificiale sfrutta dati che arrivano da altri e li porta a valore, se davvero siamo sempre più in come dire, filiere interconnesse, sempre più alimentare il nostro agire di impresa significa collaborare con altri e scambiarsi dati, sempre di più ogni azienda dovrà acquisire una cultura per cui ciò che decido per me va vagliato anche alla luce di decisioni ottimali per sistemi più ampi, sia la filiera, sia la rete d'impresa, sia il contratto di rete in cui lavoro, però è un tipo di cultura che va iniettato nelle nostre organizzazioni proprio per portare a valore il potenziale di queste tecnologie. Finisco. Abbiamo cominciato con un film, io ve ne avevo preparati due, ma in realtà finisco con uno solo. AL 9000 era una macchina che a un certo punto, di fronte alla prospettiva di poter essere spenta, si arrabbiava un po' e gli diceva: sai che c'è? Adesso sono affari tuoi. Io ho un film preferito, il migliore, il più bel film mai fatto nella storia, magari non siete della mia opinione, ma non mi interessa, e si chiama Interstellar. In Interstellar c'è un'altra intelligenza artificiale che si chiama TARS, è quella specie di tripode strano che accompagna Matthew McConaughey tra diverse galassie per risolvere un grave problema dell'umanità. Se non avete visto Interstellar, oggi pomeriggio tornate a casa e lo vedete, fa parte di un percorso di crescita sano. L'intelligenza artificiale in questo film è un'intelligenza artificiale che serve l'essere umano e lo accompagna fino ai limiti dell'universo per consentirgli di risolvere un problema per l'umanità. A un certo punto però questa intelligenza artificiale si rende conto che salvare l'umanità, quello che lui vuole fare, e lo fa come atto d'amore per sua figlia, è un qualche cosa che le sfugge e gli dice, chiede a Matthew McConaughey, spiegami, ma come credi di poter dai limiti dell'universo aiutare tua figlia che sta a centinaia di migliaia di anni luce da qui? E lui gli spiega che lo fa grazie all'amore, no? Ed è una scena struggente, ho pianto 20 volte, l'ho visto almeno 20 volte questo film. Però è interessantissimo perché ci dà l'idea di un'altra intelligenza artificiale che ci serve, ci aiuta, si mette al servizio dell'umanità e soprattutto ci serve nella misura in cui mettiamo la nostra umanità in gioco per raggiungere degli obiettivi economici, ovviamente, siamo in una Camera di Commercio,
però sempre di più inestricabilmente connessi con un sacco di altre dimensioni del nostro vivere. Penso che siano tempi complicati ma interessanti in cui vivere e credo insomma, che queste potrebbero essere delle chiavi di lettura su come usare come mondo delle imprese l'intelligenza artificiale. Grazie mille. Grazie Vladi. Bisogna che io faccia a questo punto una puntualizzazione. L'idea originaria di mettere e di proiettare lo spezzone di Odissea 2001 nello spazio è della nostra segretaria generale dell'Emanuela, anche perché io ne avevo un'altra. E l'altra che avevo è che ho detto cerchiamo di fare una provocazione. In rete c'è un programma utilizzabile da chiunque, è quello che caricando un video di una persona gli fai dire tutto quello che vuoi. E a me era venuto in mente proprio come provocazione di caricare un video della Presidente Meloni che faceva gli auguri e salutava tutti quanti i partecipanti alla convention della Camera di Commercio. Mi hanno dissuaso dal farlo perché era estremamente pericoloso e non sarebbe stato opportuno. Devo dire che ho utilizzato già ChatGPT in maniera molto più, meno importante, ma per me estremamente importante, perché per chi mi conosce ho 2 nipoti e a ChatGPT in un momento di crisi io ho chiesto per favore fammi un piccolo racconto da 5 minuti da poter, e lui me l'ha fatto, dandogli 2 o 3 indicazioni, io l'ho letto a mio nipote e mi ha risolto un problema estremamente importante. Ma comunque detto questo, abbiamo capito con che cosa abbiamo a che fare e che forse tutto sommato intelligenza artificiale è un ossimoro, perché l'intelligenza artificiale per come la vediamo adesso ha ben poco di intelligenza. E quindi stiamo umanizzando qualche cosa che in realtà non è. Però adesso vediamo che strumenti attualmente abbiamo a disposizione e per questo non c'è persona più competente e più aggiornata del dottor Paolo Ghezzi, che ripeto, direttore generale di Infocamere, che come sappiamo tutti quanti ci fornisce tutti gli strumenti che giornalmente utilizziamo e che vogliamo capire cosa ci sta dietro e che cosa anche sta preparando e hanno in serbo per noi per il futuro. Grazie Paolo. Grazie Alberto, scusami se mi sono messo qua ma non sul podio, anzi scusatemi tutti, ma ho voluto provare a collegare il mio iPad per provare a entrare un po' nel concreto. E innanzitutto grazie al Presidente e al Segretario per l'invito. Ovviamente mi sento a casa insieme a voi. Però permettetemi un ringraziamento innanzitutto al professor Zorzi e Finotto, perché mi permetteranno di andare veloce su una serie di slide e condivido pienamente tutto quanto hanno detto. Tra l'altro anch'io sono un po' vecchio perché mi sono laureato a Pisa in Scienze dell'Informazione nell'87 e avevo 4 esami di intelligenza artificiale dentro il corso di laurea, quindi sono ovviamente adesso, tutti parlano di intelligenza artificiale, ma come va ben spiegato il professore, la storia è già iniziata, tant'è che io vorrei andare a cercare di collocarla in quanto facciamo come sistema camerale, come ente pubblico, come istituzione e permettetemi di dire, analizzando sia i punti di forza ma anche i punti di debolezza, quelli dove dovremo cercare di accelerare. Quella che vedete qua è una slide che è stata presentata 2 settimane fa al Symposium Gartner a Barcellona. Gartner è il più grande ente di ricerca al mondo sulla tecnologia e quindi come vedete questa ha fatto vedere cosa... Si è parlato solo di intelligenza artificiale in questo convegno. C'erano 5.000 CIO, quindi capi sulle tecnologie di tutte le aziende europee, compreso tutto il government in Italia. Come vedete oggi l'adozione dell'intelligenza artificiale non è a zero, il 53% le utilizza nei
chatbot, e voi lo sapete benissimo da quanto tempo abbiamo cominciato a lavorare con gli assistenti, quelli che ci permettessero di intanto rispondere, no, alle imprese, alle loro richieste, e poi rispondergli sempre in maniera più automatizzata. Ormai sapete che qualsiasi call center fa utilizzo nell'assistenza di queste tecniche da tempo. Dopodiché c'è il machine learning, anche qua i nostri quality check, per fare un riferimento di un prodotto, quelli che fanno l'istruttoria, stanno imparando giorno per giorno da quali sono gli errori che commettono chi fa le pratiche e quant'altro. E come vedete sulla computer vision hanno già speso tante parole anche professori. Chiaramente man mano che andiamo sulle forme avanzate di intelligenza artificiale, credo che il termine quella generativa, no? Dove poi ChatGPT oggi è il primo strumento, è ancora a livelli bassi, ma c'è già un 15% di utilizzi. Cioè, chiunque era lì come CIO, quindi io sto parlando di direttori generali e quant'altro, la prima cosa che hanno chiesto è chi usava ChatGPT, il 15% già lo usava, alla fine del convegno, dopo 3 giorni, il 100% lo usava, per darvi un esempio concreto. Quindi con questa è una seconda slide, l'AI non è più innovazione, perché se è iniziata negli anni 90 non puoi chiamarla innovazione, siamo però ora nell'utilizzo veramente concreto e pratica. È uno strumento, è un software. Se volete la mia opinione, il rischio non è che l'intelligenza artificiale ci rubi il lavoro, ma il rischio è che persone molto meno intelligenti di noi, che però utilizzano l'intelligenza artificiale, lavorino meglio di noi che non la utilizziamo. Questa è la cosa che più mi è piaciuta. Quindi è un supporto all'intelligenza umana, il che vuol dire che chi è anche meno intelligente, lo sapete che non tutti abbiamo la stessa grado di competenze e quant'altro, può diventare superiore a noi, però è sempre un supporto all'intelligenza umana. E ora però vorrei entrare subito nel nostro mondo. Si è capito benissimo qual è la benzina di questi motori, di questo software, perché è un software, sono i dati. Allora, noi credo che oggi noi e il sistema camerale siamo riconosciuti, innanzitutto perché gestiamo una delle più grandi banche dati di interesse nazionale, che è il registro delle imprese, che è l'anagrafe economica di tutte le imprese. E non sono fogli di carta, lo era prima del 95, no? Erano dei documenti presso i tribunali, ma sono dati immessi in un elaboratore, perché così dice una norma illuminata del 95, quando se avesse detto trasformiamo gli atti dei notai che stavano ai tribunali in documenti leggibili, nel 95 avrebbero fatto il PDF, che era già una grande innovazione. No. Quella norma disse sono i dati immessi nell'elaboratore, e per far sì, secondo me è l'unico motivo per cui quella norma è passata, perché sennò sarebbe stata bloccata da tutto quel mondo di tecnocrazia che viveva andando al tribunale, prendendosi i documenti di un'impresa e potendo essere lei che poi le digitalizzava. Non fu capita, e quindi quando vuoi fare una norma che venga approvata, il segreto è farla così illuminante che pensano che sia irrealizzabile e te la fanno passare. Passò nel giro, chiaramente come fai a far sì che un documento a valore legale di un notaio fosse messo in un elaboratore come dice la norma? Non c'era la firma digitale, non c'era la PEC, non c'era internet come lo conosciamo oggi. Quindi dice questa norma qui non va da nessuna parte, come gran parte delle norme che sono poi irrealizzabili. In realtà noi sapevamo, perché eravamo accanto al legislatore, che potevamo inventarci la firma digitale, perché esisteva già nel mondo, potevamo inventarci la posta elettronica certificata e dare valore agli atti, e questo siamo diventati noi come sistema camerale. Eravamo tutti un po' più giovani, però la vera forza del sistema camerale è stata questa, di interconnettersi, usare i dati e sapere consapevolmente che questi dati hanno valore. Oggi non si parla altro di che economia data driven, chiaramente il professor Finotto, da buon economista, conosce bene il valore di questa fonte informativa. Abbiamo
Abbiamo dato valore a tutto il mondo dell'informazione commerciale, pensate Cerveo, Decrif, che senza i dati non avrebbero sviluppato niente di tutto quello che oggi è realtà, anche senza ancora il bisogno dell'intelligenza artificiale. Quindi, andando avanti, noi dobbiamo avere consapevolezza di questo. Ultima battuta su cui mi soffermo un attimo. La pubblica amministrazione è per definizione la più grande generatrice di dati, e poi sono dati certificativi. Pensate ai dati anagrafici di ognuno di noi presso i comuni, i dati fiscali, i dati ambientali, i dati sanitari. Questi sono tutti dati insiti nei processi amministrativi. Peccato che la pubblica amministrazione oggi è quello che li utilizza di meno. Tant'è che addirittura chi riesce a sottrarli, con i classici data breach, ne fa valore solo vendendoli nel dark web. Capite? Quando tu sono dati che poi hanno delle caratteristiche di sensibilità, i nostri sono dati aperti, pubblici, quindi un dato di un'impresa non ha lo stesso valore di una cartella sanitaria, come potete immaginare, però il vero valore è metterli a disposizione dei soggetti che devono utilizzarli, almeno di loro. E quindi oggi questo è un tema, la pubblica amministrazione non sta usando i dati che genera, e rispetto a tutti i dati che comunque il mondo va avanti, se un dato lo trova lo usa, se non lo trova se lo inventa, e non è una parola fra virgolette, se lo inventa proprio, perché probabilmente la capacità oggi di trovare da svariate fonti quel dato è talmente ampia che tu non sei neppure in grado di risalire a come lavora l'algoritmo e quindi a dire se quel dato ha quanta probabilità di valore. E quindi la prima cosa che ci siamo detti è: ma noi li stiamo utilizzando al 100% del loro valore e del loro utilizzo? E questa è la domanda che ci deve far riflettere, perché se è vero tutto quello che ho detto, la prima cosa che conta è la qualità del dato. Quindi voi sapete che noi diciamo oggi che abbiamo quasi 6 milioni di imprese, ma ce n'è 1 milione che noi stessi sappiamo che sono cadaveri dentro il registro, e questa cosa va superata. So bene che superarla a volte non vuol dire che la puoi cancellare, perché bisogna che ci sia una norma che te lo permette, però parlavo prima col segretario, immaginate una lente che se tu la metti davanti a questo registro ti fa vedere quali sono quelle che non sono buone, poi sposti la lente e continui a vederne 6 milioni, ma con la lente davanti ne vedi 5, perché effettivamente sono 5 i milioni di imprese reali ed esistenti. E questo è possibile, ora vi faccio vedere. Però ogni ragionamento va fatto in un contesto. Il contesto è questo: l'Italia è 18° nell'utilizzo del digitale in Europa. Se guardate il capitale umano siamo al 25° posto. Se non sbaglio la conclusione anche del professor Finotto è stato che c'è un tema di conoscenza, di cultura, e quindi questo non ci gioca a favore il fatto che noi siamo 25°, perché il contesto nostro è questo: sono 5 milioni e 9, 5 per come ho detto prima, ma sono tutte piccole, il 99,9 è micro. E quando riusciremo ad insegnare a quel micro cosa è la tecnologia, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, i rischi e i vantaggi? Perché le grandi, che erano quelle che vi ho fatto vedere a Gartner, ci sono già su queste tecnologie. Probabilmente loro non hanno bisogno di essere aiutati, e se lo hanno bisogno ci pensano i vendors a aiutarli. Gli altri rimbocchiamoci le maniche, perché questo può essere il vero ruolo del mondo camerale, del mondo associativo, del mondo universitario insieme a noi, e quindi io qui mi vorrei concentrare. Ora però voglio andare a dire: questo è il nostro registro. Quello che voi vedete è non un mese fa, 6 ore fa, fino ad oggi, le imprese che nascono e che muoiono. Quelle verdi sono nuove imprese, quelle rosse sono imprese che cessano in Italia. Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, quando vedete un'impresa verde, quella è un'impresa che nasce oggi. Pensate a quell'impresa, non ha probabilmente un commercialista, non sa niente di fare impresa. Pensate anche solo il valore di uno che possa sapere chi è quell'impresa nata oggi. E noi ce l'abbiamo, eccolo qua.
cioè, non vi sto raccontando cose. Dopodiché vi faccio vedere un'altra cosa. Questo è il nostro registro imprese. In tempo reale io posso andare sul nord-est e col mio iPad, non sono qua con chissà che strumenti, mi dice che nel nord-est quei 5 milioni sono 1,2 milioni, quali sono le società di capitali, le ditte individuali, le società di persone, i settori, il commercio, ma questo qui non è una statistica. Io faccio drill down fino a nome e cognome, non è un algoritmo dato in pasto che non so come lavora, è il nostro, arriva al nome e cognome. Io qui posso scrivere Rovigo e sto andando sul comune di Rovigo e questo io ce l'ho con un iPad. Cioè, pensate agli stakeholder, il sindaco, chi deve fare politica economica su questo territorio. Queste sono le 5.518 imprese di Rovigo, ma io voglio sapere quelle si occupano di agricoltura, clicco e vado là e mi trova quelle si occupano di agricoltura. Io ho i bilanci, se scelgo le società di capitali, io ho i bilanci, posso sapere il valore della produzione di questa piazza, di questa via. Li stiamo usando a sufficienza tutti questi dati? Però ce l'abbiamo. Quindi dietro non c'è l'intelligenza artificiale generativa, però secondo me c'è un utilizzo dei dati che ha caratterizzato e dovrà caratterizzare sempre di più il vostro e il nostro lavoro. Facciamo ancora oggi fatica, no, Presidente, a trasmettere questi dati agli stakeholder, che poi deve decidere se a Rovigo deve puntare sulla pesca o sull'agricoltura. Ecco, io credo che queste cose sia il momento, no, di tirarle fuori. E come? Alcune cose le stiamo già facendo. Questa che vedete sono le imprese straniere in Italia. Questa è una dashboard che ha le stesse caratteristiche che vi dicevo prima. Se capite bene, una volta per fare queste cose avevamo bisogno di chi tirava fuori i dati, perché il dato, se non diventa informazione leggibile, vale poco, e ci lavoravano uffici studi, ci lavorava un sacco di persone, mentre tu oggi appunto entrando in una dashboard come questa, tu vedi che ci sono imprese straniere, dati al 30 settembre, quindi quante sono 587.000 le imprese straniere in Italia, quelle UE e quelle extra UE, che cosa fanno? Femminili, giovanili, artigiane, ma io posso scegliere il comune, posso andare in uno degli 8.000 comuni, perché la statistica non è la media del pollo come spesso si fa a Roma, lo sanno bene chi da tempo, no, lavora sui territori, cosa vuol dire un'economia di territori. Tra l'altro qui in Veneto abbiamo Baban, per fare un esempio, uno su tutti che sta studiando le filiere, distretti, no, e sta cercando. Viste da Roma queste cose, sai, alla fine diventano tutte uguali, no? Viste sui territori, e noi dobbiamo arrivare lì a dargli questi strumenti, credo che le cose cambiano. Ho qui le forze dell'ordine stanno usando strumenti di business intelligence fornite da voi e da noi da tempo, perché la criminalità economica è l'altro lato della medaglia dell'economia sana, no? Voglio dire, gli algoritmi sono sempre gli stessi. Quindi questi sono tutti strumenti che oggi ci sono camere di commercio che hanno già proiettato all'esterno la visione del suo territorio, perché alla fine oggi se uno per sapere quante sono le imprese di una Camera deve venire a chiederlo allo sportello camerale secondo me non è un sano modo di presentarsi. E io faccio l'ultima. Dove stiamo arrivando? Allora, noi abbiamo un prodotto, lo dico per chi è esterno, che si chiama StockView Ulisse, dove tu puoi interrogare il registro e tirare fuori quello che vuoi. Ecco, allora oggi con l'intelligenza artificiale stiamo esplorando tattiche dove tu gli chiedi alla macchina l'andamento, fammi accendere il microfono perché l'andamento per trimestre di addetti. Ecco, quello che vedete è l'andamento di questo trimestre degli addetti, tutte le persone che lavorano nei 5 milioni
di imprese. Quindi come vedete abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto la crescita, adesso siamo a quasi a 22 milioni e 2. Ma io posso chiedergli, e per la Camera Venezia e Rovigo? Cioè, capite bene che non c'ho più bisogno di dover insegnare a uno di usare un prodotto, StockView, io me lo porto dietro. Questo è l'andamento del territorio. Io gli posso fare altre domande. Mi dai la classifica per valore di produzione per Camera Venezia e Rovigo? Non ha capito, aspetta. Classifica per valore produzione. Cioè, gli ho chiesto di estrarmi a livello Italia qual è l'impresa che ha il valore della produzione più alta. È Gestore dei Mercati Energetici SPA, che ha un valore della produzione di 110 miliardi, valore aggiunto, ROE. Cioè, vi rendete conto? E qui c'ho la lista, io ce l'ho tutta, la classifica. E poi gli puoi andare a chiedere. E per Venezia? Cioè, capite come questi strumenti, oggi un presidente non va a chiedere all'ufficio, tirami fuori una lista. Eccola qua, a Venezia la più grande è Panorama SPA, ma io gli potrei chiedere qualsiasi voce del conto economico. E poi c'è Umana, la terza. Ecco, capite bene che qui c'è tutti i valori che... Quanto ci mettiamo a fare la stessa cosa, no? Questi sono esempi che mi piaceva portarvi, diciamo, le frontiere che stiamo esplorando con un dialogo molto più umano con le macchine. Io non so se ho recuperato un po' di spazio, ci sono, mi fermerei qua. Alberto, non so, dimmi tu. No, grazie mille. Tu ci hai dato in mano una serie di strumenti che sicuramente adesso io vedo già dentro qualcuno dei nostri amministratori che ha già alzato il sopracciglio e ha cominciato a ragionarci sopra in maniera assolutamente rilevante. Ho chiesto in tempo reale a ChatGPT cosa fanno le camere di commercio. La risposta è questa. Sono istituzioni che forniscono supporto alle imprese, svolgono diverse funzioni, ma gli puoi dire sì più preciso e lui sì più preciso. Cioè, capite bene che insomma queste cose ce le avete già voi, quindi potete utilizzarle. Grazie, scusate. Grazie Paolo. C'è un problema però, e che è il nocciolo del prossimo intervento, che è, al quale vi chiedo insomma, così, lo spazio anche mentale per poterlo accogliere nel migliore dei modi. Ed è quello di come, in qualche maniera, o cosa ci è richiesto in termini di competenze relativamente a, non chiamiamola innovazione, ma a questa tematica. Ne riparleremo anche nel pomeriggio, perché questo è uno dei punti fondamentali che riguarda tutti quanti. Però ad Anna, professoressa Comacchio, che ricordo essere la direttrice del Dipartimento di Management di Ca' Foscari, e che maneggia molto quelle che sono da molti anni la tematica delle soft skills. Abbiamo richiesto appunto darci alcune indicazioni su quelle che sono queste soft skills che sono un po' più, diremo,
richieste in qualche maniera anche che l'intelligenza artificiale mette più sotto pressione, perché riguarda tutti quanti noi altri da vicino, data l'età che abbiamo tutti mediamente, ma soprattutto date le sfide anche che ci arrivano. Grazie Anna. Allora, grazie Alberto e grazie a tutti. Non facile iniziare nell'ora in cui avremmo dovuto finire e quindi c'è ancora la mia mezz'ora. Dopo oltretutto una mattinata davvero, davvero molto interessante e che mi dà 1000 agganci, quindi spero che questo sia solo l'inizio di uno scambio su questi temi che sono assolutamente fondamentali per un'istituzione come lo siete voi, ma è una discussione che stiamo aprendo ovviamente anche noi. Allora, parto dall'intelligenza perché ne abbiamo parlato tanto e di che cosa parliamo quando parliamo di intelligenza? Adesso non vado troppo a fondo, però ci sono delle 3 categorie oggi. C'è l'intelligenza intesa come quoziente intellettivo, no? In cui noi ci misuriamo rispetto a Einstein e scendiamo ovviamente, ma che si manifesta anche attraverso capacità che sono linguaggio, percettive, elaborazioni dei dati. Oggi le chiamiamo hard skills, quindi quelle competenze tecniche che poi sviluppi anche attraverso percorsi formativi, l'università, quindi su cui puoi fare un investimento. Di che cosa parliamo quando parliamo di intelligenza emotiva e sociale? Qui c'è un altro viso, c'è sempre l'uomo, io tornerò all'uomo anche in The Loop, il Human in the Loop, ma c'è un'altra foto sorridente, che è quella di Daniel Goleman, a cui dobbiamo la definizione, ed è quella capacità di riconoscere le emozioni proprie e le emozioni altrui, parliamo di empatia, ma anche quella di gestire le emozioni, quindi di far leva ad esempio sulle emozioni in un momento in cui devi fare un discorso che deve trainare i tuoi collaboratori verso un determinato obiettivo, magari sfidante, ma anche le emozioni proprie in una situazione di stress, lo diciamo anche ai nostri studenti, alle volte vanno in panico, non rispondono, ormai non fanno quasi più orali, però quando facevano gli orali c'era sempre il timore e il panico e quindi la gestione delle proprie e quelle altrui. E oggi queste emozioni e l'uso delle emozioni nella guida, nel gestire la squadra, nell'essere flessibili e aperti di fronte ai cambiamenti sempre più veloci, stanno diventando un aspetto pregnante, le sentiamo nominare ovunque, sentiamo dire che sono fondamentali, noi lo diciamo ai nostri studenti, in particolare a Ca' Foscari perché abbiamo un centro di ricerca e di formazione sulle soft skills che ha festeggiato proprio questo mese 10 anni, e lo diciamo sono importanti per l'employability, per stare sul mercato del lavoro. Quello viene cercato perché sono gli aspetti che possono fare la differenza in un luogo di lavoro, in qualsiasi tipo di attività, soprattutto dopo il Covid in cui c'è maggiore autonomia, dobbiamo lavorare per obiettivi, dobbiamo lavorare in squadra, dobbiamo lavorare sotto la pressione sul tempo e di fronte a cambiamenti continui, come abbiamo sentito dire. Quindi dobbiamo fare ricorso alla nostra intelligenza sociale emotiva. E poi è arrivata l'intelligenza artificiale. Oggi è generativa, quindi GTP è esattamente quello, Generative Pre-trained Transformer. È una classe di machine learning, l'abbiamo sentito, Marco Zaggi ce l'ha detto benissimo all'inizio, che può generare molto. Allora, un primo punto, mi fermo per fare un primo punto. È intelligenza? Ecco, il primo punto che faccio è, attenzione, la chiamiamo intelligenza, però dobbiamo tenere presente che è sempre un sistema di riconoscimento dati o visivo che è stocastico. Tant'è che Emily Bender, che è una linguista importante dell'Università di Washington, ha definito, in particolare ChatGPT, l'ha definito un pappagallo stocastico. Stocastico perché? Perché l'intelligenza artificiale si basa su processi e modelli di riconoscimento sulla base delle reti neurali di riconoscimento di relazioni statistiche che poi ci dà il risultato del collegamento tra parole, del peso che può avere un collegamento piuttosto che un altro tra due parole o tra pezzi, pixel di immagine. Quindi
ci segnala, ci dice attenzione a non umanizzare troppo, perché è uno strumento, può essere un tool, è uno strumento particolarmente importante che sta migliorando la nostra intelligenza quoziente intellettivo, sì, perché sta migliorando la nostra capacità di usare le hard skills. Non abbiamo più bisogno di alcune conoscenze, abbiamo bisogno di altre. Ma di che cosa parliamo quando parliamo di intelligenza artificiale? Qui io ho voluto fermarmi qui perché quando oggi parliamo di intelligenza artificiale, anche se parliamo di persone, dobbiamo essere consapevoli di quello della macchina che stiamo cominciando a utilizzare. Allora, se noi utilizziamo un computer, una qualsiasi macchina, un monopattino, non ci chiediamo come funziona, perché tutto sommato non è così pervasiva, non è così general purpose, non è così quasi utile ovunque. Però l'intelligenza artificiale invece sta diventando esattamente questo. Allora, e sta crescendo, vi do 2 dati per dirci quanto ormai la nostra attività di tutti i giorni, sia ricreativa che lavorativa, ha a che fare con l'intelligenza artificiale. Primo, c'è un fattore di scala. Allora, c'è stato detto prima da Marco Zorzi che ChatGPT usa 175 miliardi di parametri ed è stato addestrato su 300 miliardi di token, quindi di informazioni che poi collega, e è costato 5 miliardi su costi di calcolo. ChatGPT 4 rispetto ai 175 miliardi di parametri oggi ne usa 1,8 trilioni, 1.000 miliardi. È addestrato su 13 trilioni di token. Il costo è decuplicato, costa 65 milioni di dollari il costo totale. Quindi questo ci dice la potenza e la velocità con cui da un ChatGPT 3 al 4 si sta passando. Enorme potenza che dice anche qualcosa su chi poi controlla la capacità di calcolo, perché oggi, mentre qualche anno fa i modelli di intelligenza artificiale erano in mano, venivano sviluppati dall'accademia, oggi vengono sviluppati da grandissimi monopolisti. Un altro aspetto, vengono utilizzate tutte le innovazioni di cui ci parlava Marco Zorzi, e quindi io su questo non mi soffermo. E poi c'è la capacità di preaddestramento. Ora, questa è interessante anche per le aziende che cominciano a utilizzare questo tipo di algoritmi. Perché? Perché i sistemi di intelligenza generativa utilizzano dati non labeled, cioè qualsiasi tipo di dato preso da Wikipedia, da Reddit, usano questo tipo di dato. E già sono potenti. Poi se io vado ad applicarle in un'azienda o per qualsiasi uso specifico, diventano più adatti se io uso dei dati labeled, quindi devo dare delle specifiche, devo cambiare il training, devo usare altro tipo di dati che possono essere quelli aziendali. Ora, questo aspetto è un altro aspetto che ci fa pensare alle applicazioni anche, e tornando anche alle applicazioni nell'organizzazione, parlando di persone. Perché? Perché, ed veniva ben evidenziato precedentemente dal dottor Ghezzi, il dato è un aspetto fondamentale dello sviluppo e della corsa dell'intelligenza artificiale, della penetrazione anche nelle organizzazioni. Il dato è ciò che alimenta l'intelligenza artificiale. E perché le prime applicazioni, come ci ricordava Vladi Finotto, sono nel marketing? Perché è la funzione che ha più grip su il maggior numero di dati possibili, sia dei consumatori sia sui social, è un generatore costante di dati. Più indietro, ma ci sta arrivando, invece è l'applicazione nella gestione delle risorse umane, delle persone, che comunque sta cominciando a generare un numero di dati e una tipologia di dati che viene sempre più sfruttata. E poi tecniche di addestramento, ma non mi addentro. Quindi un altro punto.
oggi in qualsiasi funzione noi cominciamo a ragionare per capire che tipo di impatto può avere l'intelligenza artificiale, dobbiamo avere consapevolezza della macchina, anche perché è una macchina che è black box, quindi con una serie di rischi che... Ma cosa succede nel mondo del lavoro? Nel mondo del lavoro oggi c'è una forte alleanza, come dicevo prima, tra intelligenza o hard skill e soft skill. Sappiamo che insieme fanno la differenza delle persone nella loro performance. Qualsiasi performance noi consideriamo, che sia un progettista, che sia un docente, che sia un amministrativo, che sia una persona che opera nel marketing. E cosa succede? Succede che in questa alleanza sta entrando, e abbiamo visto anche con una capacità di potenziare soprattutto le hard skill, stanno entrando tutti questi strumenti. ChatGPT lo usiamo ormai tutti, per qualsiasi, anche solo un po' per sperimentare. Da lì lo possiamo utilizzare se compriamo l'abbonamento di ChatGPT, GitHub ci consente di programmare, Copilot è l'assistente di Microsoft. Ce li abbiamo già e cominciamo a utilizzarli. Questa è una penetrazione particolarmente significativa nel mercato del lavoro. Una recente ricerca è andata a misurare qual è il grado di esposizione del qualsiasi ruolo nel mercato del lavoro all'intelligenza artificiale, individuata in diversi tipi di applicazione, dal riconoscimento dati, dall'elaborazione di linguaggio e di testi, al riconoscimento visivo. E quello che è emerso è che le professioni che sono più toccate sono le nostre. Le professioni collegate a contenuti di consulenza, cognitivi, intellettuali, tutte le attività che sono ancora, come dire, non toccate, sono tutte quelle che hanno uno sforzo fisico ancora significativo. Quindi praticamente ci stanno dicendo: entra nella vostra attività lavorativa, prima o poi ci entra. In termini non qualitativi ma numerici, vedete un recente dato di Accenture ci dice che il 40% delle ore lavorative sarà impattato, quindi da large language models come ChatGPT. E attività collegate comunque al linguaggio o ai dati sono l'oltre il 60%, quindi sta entrando ovunque. E l'utilizzo, se questa è la penetrazione, chi sta utilizzando e come lo sta utilizzando? L'utilizzo è oggi al 50%, ma con la velocità e con la penetrazione che stiamo vedendo ci aspettiamo che cresca molto velocemente. In Italia il Polimi ci dice che il 55% afferma di usarlo nella quotidianità, ma il 37% rispetto al 55% a livello internazionale lo usa nella propria vita lavorativa. Con tutti i caveat, mi posso fidare o non mi posso fidare di quello che sta producendo l'intelligenza artificiale, il chatbot o ChatGPT o altri strumenti che posso utilizzare. Mi posso fidare o non mi posso fidare? Chiuderemo qui su questa domanda fra pochissimo. Quindi sta penetrando, impatta primariamente sull'intelligenza hard, sulle hard skills e sta penetrando ovunque, qualsiasi tipo di ruolo, in particolare quelli a contenuto cognitivo. Attenzione al gap generazionale. Alcuni dati ci dicono che questi erano il Pew Center che già citava Marco Zozzi, ci dicono che l'età, il livello di formazione delle persone che lavorano rende più capaci alcune persone, quelle più giovani con un livello di formazione più avanzato, nell'utilizzare questa tecnologia che sta penetrando. Quindi attenzione che nell'organizzazione si potrà generare un gap generazionale rispetto alla leva che l'intelligenza artificiale può fornire. Per cosa lo usi ancora? C'è un mix, no? Per divertimento,
scegliere appunto un film su Netflix piuttosto che qualcos'altro, oppure anche per lavoro. Questi sono dati americani, ma i dati, e scusate questa marea di dati che vi mostro con questa tabella, ma anche i dati europei o più internazionali di McKinsey ci dicono pressappoco così. Guardate in fondo by age, come vedete la generazione, i boomer per il 30% l'hanno provato una volta, mentre già i millennials o la generazione Z hanno provato, il 37% l'ha provato, il 36%, quindi ci provano, lo utilizzano e pian piano imparano a utilizzarlo. Vi chiedo la cortesia di ascoltare, perché qua si sente un brusio piuttosto rilevante, anche dato dall'acustica del luogo in cui ci troviamo. Quindi stiamo finendo, abbiamo la pazienza un attimo di capire, perché queste cose ci impattano in maniera rilevante. Grazie. Grazie Alberto, sarò breve, ancora breve. Ma ecco, quindi c'è un tema di come formare, considerando anche il gap generazionale o un gap di formazione di partenza. Oltretutto, ovviamente qui vediamo ci sono alcuni settori che più lo utilizzano, alcune funzioni aziendali che sono prevalentemente, come si diceva prima, il marketing, la produzione, la progettazione, la prototipazione, ma sta entrando anche nella gestione delle persone. E in che modo sta entrando? Allora, abbiamo visto prima nei processi di selezione. I processi di selezione partono con il recruiting, quindi con un primo processo che è quello di canalizzazione dell'informazione e poi screening dei CV. Ecco, già in questo senso, e guarda la Presidente, Gabriello è già umana, ma sta facendo, conosce bene questo tipo di applicazioni, velocizzano moltissimo e consentono quindi di aumentare la produttività della gestione dei CV che entrano in un'azienda. Oltretutto, parlando di soft skills, si può addestrare l'algoritmo a riconoscere non solo i titoli, che sono quelli che si guardano immediatamente, quindi il titolo, la laurea piuttosto che il master, piuttosto che altro, ma anche le parole che sono dentro a un CV, per riconoscere le capacità, le soft skill sottostanti alla scrittura del CV o comunque relative ad altri elementi di testo che non sono i titoli di studio. Quindi può aiutare anche a diventare più selettivi e più attenti anche nella selezione delle soft skills. Il reclutamento, ma c'è anche la selezione. La selezione è il momento in cui, selezionate una rosa di candidati, addentri nell'analisi di quali possono essere i candidati più adatti. Ora, la selezione si basa molto sull'intervista, a parte una serie poi anche di test psicologici. Qui sta entrando di nuovo l'intelligenza artificiale, ci è stato detto, ci sono strumenti che leggono non solo il testo ma anche il linguaggio verbale del candidato, registrano la postura, registrano l'atteggiamento labiale e individuano quale può essere lo stato, comunque quel tipo di atteggiamento e di postura ci dicono rispetto alla persona, la sua sicurezza, eccetera. Ora, questo è un aspetto che è uno strumento che sta prendendo piede o nell'uso della telecamera nelle interviste, oppure anche in quelle interviste che vengono gestite dal chatbot, quindi la primissima fase, il chatbot fa una serie di domande e il candidato risponde, oppure ancora nell'analisi di quei video che chiediamo ai candidati con cui il candidato si presenta, invece di presentarti col CV si presenta con i video. Perché sta prendendo piede? Perché sta cambiando il nostro modo di lavorare e anche di gestire le persone. Non è più in presenza fisica, siamo sempre più in quello che Floridi chiama l'infosfera, cioè dopo il Covid molte più attività, relazioni avvengono non in presenza ma in remoto. E quando cominci a gestire in remoto stai producendo dati.
perché stai producendo dati relativamente a quello che stai utilizzando, stai producendo dati di fronte alla telecamera di uno zoom qualsiasi. E lì, quando comincia a produrre dati, comincia a generare quell'insieme di informazioni che possono essere processate da un algoritmo, da un modello di machine learning. Allora, che succede quando si cominciano a utilizzare queste informazioni? E sempre di più le imprese avranno informazioni di questo tipo anche sul personale e ovviamente qui entrano temi anche di privacy. Una ricerca molto interessante, recentissima, perché la ricerca sta anche inseguendo questo fenomeno, è andata a vedere la reazione degli intervistati. Che reazione ha l'intervistato che viene messo all'interno di questo processo in cui c'è anche un pezzo di machine learning che analizza? Allora, due aspetti molto interessanti. Uno riguarda l'equità percepita. Ci sono diversi tipi di equità che da un punto di vista organizzativo si possono analizzare. Mi soffermo su due che sono emersi in modo interessante. Uno è l'equità relazionale. Qualcuno ha reagito dicendo: ma perché io mi devo rapportare con un chatbot che mi fa domande invece che con una persona? L'altro è una equità percepita di tipo informativo. Ma com'è che funziona questo meccanismo? Quali sono le regole che poi porteranno alla mia selezione oppure no? Un altro elemento molto interessante che viene da questa ricerca è non solo l'equità percepita, che bilancia la produttività, che certamente c'è nell'uso di questi strumenti, e riguarda l'identità organizzativa. Allora, questo è un tema particolarmente importante. Oggi sul mercato del lavoro le aziende attraggono persone anche perché, dalle start-up, da quelle più piccole, anche perché li attraggono non solo per le caratteristiche di un job, ma per le caratteristiche dell'organizzazione. L'identità di un'organizzazione è fondamentale. Lo sanno gli start-up perché nei loro pitch presentano l'identità e gli investitori, danno un senso di quello che sono e di come si differenziano dagli altri. Ma come vai alla caccia di capitale finanziario, vai anche alla caccia di capitale umano, se sei un'azienda innovativa, se sei un'azienda che vuole crescere. Il capitale umano lo attrai e lo trattieni perché c'è un allineamento di identità. Allora, inserire questi pezzi nei processi di gestione delle risorse umane dà delle informazioni su qual è la tua identità organizzativa. Gli intervistati se lo sono domandato: perché c'è il chatbot? È solo produttività? Mi sta dicendo che è un'azienda innovativa, che userà l'intelligenza artificiale, che è avanzata, ma interessante. Oppure, no, questa è un'azienda che mi dice che il rapporto umano è fondamentale, poi mi mette il chatbot e l'analisi giusto nel processo, nel momento della verità, quando io e l'azienda in cui vorrei entrare ci parliamo. Ecco, questo è un aspetto su cui vale la pena fare una riflessione. Produttività sì, ma che messaggio do? Ecco, un altro punto su cui mi vorrei fermare è che l'uso dell'intelligenza artificiale richiama sempre di più il senso, dare senso a quello che sto facendo e a come sto utilizzando questi strumenti. Ci faceva vedere Marco Zorzi la capacità che ha un'intelligenza, un algoritmo di riconoscere l'immagine di un cane. Ci faceva vedere il cuccioletto, no? Con la posizione tutto scodinzolante. Quella è la capacità che trovo nella tecnologia. La mia capacità è quella di dare senso a quell'immagine. Che senso ha quell'immagine? Ci trasmette che cosa? Che senso gli do? Senso di amicizia, senso di gioia e di gioco, che è il discorso che poi rapportiamo al logo. Io posso farmi costruire tutti i loghi più belli che voglio, ma poi dentro quel logo ci devo mettere l'anima dell'azienda, e questo le aziende pian piano dovranno capire che è la vera chiave di lettura, sia in termini di marketing, come mi vendo al mio cliente, ma anche in termini di internal marketing e di rapporto con i propri dipendenti. Velocità, 2 esempi. Politecnico di Milano ci dice che il mercato sta crescendo, ma a me interessa il tasso di crescita, 32% quando prima era 27%, il 15%, quindi quello è il mercato dell'intelligenza artificiale, ma il tasso di crescita che è impressionante, quindi ci impatterà.
Questo invece è il mio esempio personale. L'altro giorno ho detto basta, adesso mi compro ChatGPT 4, basta con questo free che usa dati del 21, e mi ha risposto mi dispiace ma sei messo in stand-by. Stand-by, questi non riescono neanche a processare la richiesta di acquisto di nuovi abbonamenti perché la richiesta è troppo veloce, anche per OpenAI. E allora la velocità e la produttività impatta anche, e quindi restiamo affascinati, lo possiamo utilizzare, sono strumenti che utilizziamo anche nella leadership, che è quella capacità di guida che ha una persona rispetto a collaboratori, rispetto a una squadra, che noi pensiamo sia la massima essenza dell'intelligenza emotiva sociale, oltre alla capacità di leggere un bilancio e di trarne un obiettivo, ma poi è la guida. Se non mi porto dietro la mia organizzazione posso avere una capacità di visione, ma vado avanti da solo. Ora, come entra l'intelligenza artificiale? Entra anche qua. Quindi, nella prima parte abbiamo detto impatterà sulle hard skill, sta cominciando a impattare anche in quei ruoli e in quelle attività che riguardano l'intelligenza emotiva sociale. La leadership è anche gestione di task. Ormai alcuni task vengono delegati agli algoritmi. Una ricerca recente su 5.000 dipendenti che fanno assistenza, una società di software che fa assistenza ai clienti, hanno trovato, e qui vi mostro il dato, un aumento della produttività di chi fa assistenza al cliente del 14%, che vuol dire che processano più velocemente ogni chat, quindi nell'ora molte più chat processate, e del 35% l'aumento della capacità di trovare soluzioni nuove. La cosa interessante è che questa cosa ha impattato soprattutto le persone, non quelle meno intelligenti, dottor Ghezzi, ma quelle con minore esperienza. Gli ha fatto fare una corsa nella curva di apprendimento che quelle persone che sono appena entrate nell'organizzazione, neanche un mese di formazione, riescono a performare come quelle che hanno 6 mesi. E questo è molto interessante da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista di gestione delle persone. Ok? Quindi può essere un assistente. E nelle relazioni, guardate, faccio un altro use case. Use case che è un chatbot tra i tanti, che è Amber di Infido, che misura il coinvolgimento dei dipendenti, di nuovo sulle soft skills, quanto sono ingaggiati i miei dipendenti. Che cosa fanno oggi le aziende? Fanno una survey, somministrano una survey di engagement, ce ne sono tante, e raccolgono il grado con cui una persona si sente motivato e quindi dà di più, vuole lavorare in team, abbraccia gli obiettivi aziendali. Ora, queste survey hanno un tasso di ritorno bassissimo perché le persone sono stufe di rispondere a questionari di tutti i tipi, anche in azienda. Amber ci dice che il tasso di redemption, quindi di ritorno, di che cosa? Non è un questionario questo, è uno chatbot con cui tu parli, ti fa delle domande, come ti senti in azienda, con quale collega, sono le stesse domande di un questionario, ma stai facendo un'interazione con l'intelligenza artificiale. Il tasso di ritorno è maggiore, quindi significa che anche nelle relazioni l'intelligenza artificiale sta entrando, però, e poi c'è un però con cui voglio chiudere, 80% anche di capacità di trattenere quelle persone che probabilmente sarebbero uscite, quindi di nuovo migliora la produttività anche in quegli aspetti che potrebbero essere più sostenuti dall'intelligenza sociale emotiva. Non parlo poi del guidare il cambiamento, appunto abbiamo visto come ChatGPT potrebbe anche aiutarmi a fare semplicemente il riassunto di un discorso lunghissimo. Io voglio fare 3 punti ficcanti con cui convincere le persone. Allora, è work automation o work augmentation? Questa è la domanda classica che oggi si fa. Due recenti contributi ci dicono sì, aumenta, ma attenzione a tutta una serie di elementi. E qui vorrei fare un'altra sottolineatura prima di chiudere.
abbiamo detto dobbiamo conoscere la macchina. Ecco, un tema fondamentale in cui le Camere di Commercio possono essere veramente un partner importantissimo per le aziende che utilizzeranno necessariamente questi strumenti, perché non ne potranno fare a meno, visto la produttività, ma che andranno incontro a dei rischi, e la consapevolezza. Voi potete essere a fianco e aiutare nella consapevolezza dello strumento, nella consapevolezza di quali possono essere i rischi, nella consapevolezza del quadro istituzionale normativo in cui si può inserire l'utilizzo di questi strumenti. Tanti rischi, perché non sappiamo come apprende, non sappiamo come reagisce un algoritmo rispetto a dei cambiamenti improvvisi, quindi c'è quell'opacità, quella scarsa robustezza, robustezza nel senso di sapere, poter prevedere qual è il risultato che mi sta dando o capire perché mi ha dato un certo tipo di risultato, e valutazione dei rischi. Allora, chiudo con una domanda che ci poniamo tutti. Dal medico che comincia a usare l'algoritmo che li legge delle immagini fatte con una TAC, a un docente che sta elaborando. I dottorandi su Nature sono stati intervistati, un terzo lo utilizza per elaborare testi. Gli scrittori utilizzano ChatGPT per rompere il blocco dello scrittore. Allora, la domanda è questa: dove e come poniamo la fiducia? Allora, oggi, se voi vedete la vignetta, l'algoritmo è diventato il nuovo bersaglio. Non mi fido perché è biased, perché è manipolatore, perché... No, esattamente proprio perché ci sono questi rischi. È importante essere consapevoli dello strumento, quindi è importante confrontarsi, perché abbiamo bisogno di un approccio interdisciplinare, perché abbiamo bisogno di mettere insieme punti di vista e conoscenze approfondite sullo strumento. E poi è una domanda relativa proprio alla fiducia. Rousseau ha detto, ci sono tante definizioni, ma uso quella di Rousseau che dice: la fiducia è il mio modo di rendermi vulnerabile, di accettare una certa vulnerabilità nel mio processo decisionale, nella mia azione, in relazione all'aspettativa positiva del comportamento altrui. Quindi se io immagino che lo strumento che ho di fronte funzioni bene, mi posso mettere anche in una situazione di vulnerabilità, cioè accettare quello che mi suggerisce. Okay? Ora, è esattamente questa la domanda che ci faremo da oggi in poi, che si fanno, ad esempio, i medici. I medici ricevono un'indicazione dall'algoritmo che ha letto le immagini della TAC e poi devono decidere: seguo quell'indicazione o perché la mia esperienza mi dice che forse c'è qualcosa di più, vado più a fondo, non l'accetto. Lo stesso dicasi nell'azienda. A un certo punto arriverà un'indicazione di analisi dei comportamenti dei consumatori rispetto a un flash sui social che ho mandato rispetto a una mia campagna. E che cosa mi dicono i dati? Li sta leggendo l'algoritmo per me, e a quel punto fino a che punto mi posso fidare dell'intelligenza artificiale, fino a che punto posso fidarmi della mia intelligenza. Questo discrimine sarà la domanda che ci porremo man mano e a cui possiamo rispondere solo essendo fortemente consapevoli dello strumento, e voi dello strumento, del contesto, e voi sarete dei partner fondamentali, ed essendo sempre più consapevoli e facendo un forte investimento su quelle due intelligenze che vanno a braccetto e di cui ha bisogno l'intelligenza artificiale. Grazie. Abbiamo rispettato i tempi precisamente e ringrazio i relatori. Spero che in queste 2 orette abbiamo avuto delle informazioni che, come diceva o come ha chiuso Anna, ci diano la consapevolezza e la capacità di leggere un fenomeno che ci sta coinvolgendo, per darci anche le capacità e le possibilità di affrontare tutti i giorni tutte quante le attività che dobbiamo fare, anche perché abbiamo visto che di intelligenza artificiale spesso e volentieri siamo inconsapevolmente
utilizzatori. È proprio questa inconsapevolezza che rende la cosa delle volte più pericolosa, soprattutto più quasi angosciante per alcuni aspetti. Per inciso, con Emanuela abbiamo scelto l'esempio di Odissea 2001 nello spazio, perché per chi si ricorda come finisce quel film, al 9000 viene disattivato dall'uomo, perché riesce ad entrare dentro con escamotage e soprattutto superando quelle che erano le sue capacità del computer. Quindi anche qua la prevalenza della capacità umana, di fronte anche a, diremmo, una difficoltà e soprattutto un elemento che esula e che va fuori anche dalla capacità umana. Detto questo, avevamo previsto anche la possibilità per chi avesse voglia di porre delle domande, perché ritengo che sia uno spazio doveroso, anche perché abbiamo un parterre di relatori estremamente qualificato per poter anche dare delle risposte per quanto questo sia possibile. Quindi invito tutti quanti, chi volesse, ecco, c'è già Chiara che vuol dare. La domanda è simile per i 3 docenti su 3 contesti diversi. Se io pensando al professor Zorzi, non lo so più tecnicamente, no? Quanto può diventare invece il nuovo fattore di competitività il valore umano, il tocco umano. Parlavo con un europrogettista, no? Chi valuta i progetti comunitari comincia a vederli molto somiglianti su certi fronti, no? I testi. Quindi i valutatori questa cosa daranno un punteggio al tocco umano nei progetti da valutare, penso a livello comunitario ad esempio, oppure sul fronte delle imprese, no? Il professor Finotto, quanto invece la microdimensione che è penalizzante su certi fronti perché l'analisi dei dati magari è più carente, questo fattore di svantaggio perché è meno organizzata la raccolta, il trattamento dei dati strategici così, quanto invece può essere una risorsa la piccola dimensione in termini di originalità, siamo fuori dallo standard, questo pensavo io. E la professoressa invece Comacchio sul fronte della scuola e dei cittadini, i rischi e quale è la parola chiave per dare consapevolezza. Questi sono tre aspetti, magari per un suggerimento veloce, tutto qua. Beh, allora, riguardo a quell'esempio che faceva sulla progettazione europea, no? Lì il fatto importante da sottolineare è che ci sono parti in un progetto, ad esempio, che andiamo a scrivere, che di fatto non sono altro che potrebbero essere fatte con un copia e incolla da internet, perché dobbiamo semplicemente riciclare una serie di concetti, di parole chiave che i valutatori vogliono leggere, vogliono vedere, però al di là di quello ci deve essere sempre un'idea di partenza. Questo non possiamo chiederla a ChatGPT. Ecco, quindi l'intelligenza umana rimane la guida sostanzialmente, cioè devo avere un'idea innovativa, l'innovazione non la fa ChatGPT, l'innovazione la fa l'uomo e quindi poi posso avvalermi di ChatGPT per magari appunto adesso aiutami a scrivere il testo dato questa idea di partenza. Quindi comunque di nuovo l'uomo al comando da questo punto di vista, perché al momento, insomma, comunque questa è la situazione, non è possibile chiedere di fare veramente uno sforzo creativo, innovativo a questi sistemi. Questa diciamo, è la risposta breve. Lo dobbiamo condividere, credo. Sì, riprendo quello che dice Marco, sono d'accordo, ti darò 3 risposte sui 3 punti che hai sollevato, Chiara, perché 2 toccano anche un'esperienza che abbiamo condiviso, che è quella del PID.
Come diceva Marco, credo che alla fine l'intelligenza umana, cioè quel individuare dei nuovi obiettivi di cui parlavo prima, sia l'elemento su cui si distingueranno oggi le aziende. In questo credo che come Camera, come università, come mondo che le aziende le assiste, dovremmo provare a dare loro una sveglia, perché non vedo molto... Dare la sveglia suona brutto, ma mi sembra di vedere oggi poca riflessione su come davvero potrebbero dover rivedere radicalmente gli orizzonti in cui operano, i processi che hanno, le cose che fanno, ma penso sia urgente. Quindi questo mi sembra oggi la grande criticità, ma allo stesso tempo la cosa più stimolante a cui star dietro. Sulla microdimensione, uno, come diceva il dottor Ghezzi, che se n'è andato, non credo possa... Ah no, ecco, no, ma va benissimo, era per recuperare. Siccome io sono un grande estimatore del patrimonio informativo di soluzioni di sistemi che Infocamere ha, e ho avuto modo di conoscerli grazie a Infocamere Padova, che mi ha fatto interagire col dottor Ghezzi un po' di anni fa, credo che la microdimensione non possa più essere una giustificazione, cioè ci sono servizi, modalità di interrogazione di questi sistemi di dati che rendono accessibili quelle pratiche alle nostre aziende. Sta a noi invece aiutare le aziende a farsi un minimo di orientamento in un mondo delle tecnologie che è molto articolato, pieno di cose, quindi provare a dirgli qual è la tua priorità. Ecco che Infocamere ha Stock View fatto così, quell'interrogazione fatta colà, ma ci si devono avviare. E quindi insomma, unendo queste due cose, l'accessibilità di questi strumenti o di interfacce con questi strumenti, e dall'altra parte la messa a valore dell'elemento umano, credo ci sia, dell'intelligenza e la creatività umana, credo ci sia molto da fare. E credo ci sia anche la possibilità di costruire dei percorsi di crescita. Torno alla microdimensione. Non vedo l'Italia diventare un paese di multinazionali gigantesche, però non vorrei neanche ci adagiassimo sull'idea che la microdimensione è la nostra dimensione. Ci sono delle soglie che potremmo cominciare a esplorare grazie anche a questi strumenti, perché la produttività oggi è un problema da noi. Allora, io in una battuta dico questo, ed è un tema non solo le scuole ma anche l'università, come sta e in che modo sta affrontando questo, perché poi la nostra responsabilità sta sulle generazioni che più facilmente adesso accedono, ma anche ovviamente le generazioni, anche i boomers, come mi chiamano i miei figli. Intanto sperimentazione. Ma sperimentazione in un contesto in cui poi si possa capire il senso di quello che stiamo facendo. Sperimentazione con l'intelligenza artificiale, cioè non possiamo lasciarla all'individuo, alla prova, dobbiamo provarla assieme, formare i ragazzi anche a saper conoscere Python, per esempio, quindi un linguaggio semplice di programmazione, ma anche come fare un prompt in chat GTP, per produrre determinati risultati. E quindi il deepfake, distinguere il deepfake nei social. Allora, quelli che sono già così lo fanno, quindi lo usano. Quello che dobbiamo fare è sperimentare in un contesto come quello formativo che dà un senso a quel tipo di sperimentazione e ai risultati che stai ottenendo, perché è molto facile pensare di poter usare questo tipo di risultati e dire che sono tuoi, per esempio. Quindi noi in università abbiamo un software che coglie il plagiarism, che è ovviamente quello che noi cerchiamo in qualsiasi prodotto intellettuale, da una tesi a un esame o a qualsiasi cosa. Quel software lì ci consente di dire se è plagiato o non è plagiato. Non abbiamo nessun strumento per dire se un pezzo di testo prodotto da un nostro studente è stato fatto con ChatGPT oppure no. Quindi non abbiamo strumenti, abbiamo bisogno di farlo assieme e rendere di nuovo consapevoli dell'opportunità, dei rischi e dell'etica che sta dietro all'uso intelligente di questo tipo di strumenti. Grazie. Grazie, solo una riflessione che chiederei alla professoressa Anna Comacchio. Allora, innanzitutto sulle soft skill mi torna in mente il rapporto tra hardware e software di Calvino nelle sue lezioni americane sulla leggerezza. Le Camere di Commercio danno tra i tanti servizi anche quello dell'orientamento al lavoro e lei ha parlato del processo di recruiting, di selezione. Io penso questo e volevo avere un suo parere.
una quota parte dell'intelligenza classica o delle conoscenze si possono potenziare e sviluppare nel tempo. Ciò che è più difficile modificare, migliorare e sviluppare è quell'attitudine, è quella soft skill. Ora, nei processi di selezione, spesso purtroppo lei ha accennato ad alcune possibilità di andare a leggere alcune delle soft skill del candidato già dal curriculum. Io penso che alla base ci debba essere quella selezione, perché poi dopo la persona può crescere nell'azienda. Mentre se io scelgo solo la conoscenza o la capacità, poi corro il rischio di avere una persona, tra virgolette, vecchia dopo 3 minuti. Quali possono essere, innanzitutto se condivide la riflessione, quali possono essere sviluppi nel recruiting per andare a potenziare sempre di più il monitoraggio? In un'impresa la cosa che conta di più è il sapersi relazionare lavorando insieme o a distanza o in presenza, risolvendo problemi. E quello dovrebbe essere il primo fattore di un recruiting tra le attitudini della persona. Mi fermo per avere una sua riflessione. Non posso che essere d'accordo con lei. Questo, l'aspetto dell'intelligenza emotiva e sociale, se vogliamo considerarla nel suo insieme, è un aspetto fondamentale nel processo di selezione, ma anche di formazione, perché non dimentichiamoci che possono essere formate le competenze emotive e sociali, non è la personalità che sta nel tuo DNA, l'approccio behavioral, quindi che dice che è un comportamento, questo comportamento lo puoi modificare, lo puoi migliorare, e qui entra anche l'intelligenza artificiale, perché con la realtà aumentata, la realtà virtuale, con il gaming, puoi simulare moltissime situazioni in cui ingaggi la persona, ad esempio a provare una relazione, a provare un discorso. La simulazione di contesti non solo tecnici ma anche relazionali, per esempio, sta diventando uno degli aspetti su cui si può formare. Quindi assolutamente d'accordo, e credo che su questo vedremo un progresso anche da un punto di vista tecnologico. L'attenzione si sposta anche, vorrei sottolinearla questa cosa, anche su il senso che vuole dare un'azienda all'essere in quell'azienda come persona. Che cosa ti do come valore aggiunto nel lavorare con me e per me? Ecco, anche questo secondo me è una bella riflessione che si può fare anche con un'azienda piccola che non ha gli strumenti di una grande multinazionale in termini di carriera e retributivi, ma che può lavorare e far leva esattamente su questo. Fabiola, Chiara, puoi dare il cortesia? Ecco, scusate, questo argomento mi appassiona tantissimo, quindi voi non potete capire, ma dentro c'è tutto un universo che balla, quindi vi farò un'unica domanda. Ho sentito parlare di etica e di normative europee, ma chiedevo, c'è un tavolo sovranazionale, sovracontinente che sta gestendo quale potrebbe essere una normativa per organizzare un'intelligenza artificiale, perché un'intelligenza artificiale costruita e creata in Europa e un'intelligenza artificiale costruita e creata in America comunque dovranno avere delle stesse normative, quindi avere una normativa europea piuttosto che americana mi dà un po' di timore, quindi chiedevo se c'è un tavolo ultranazionale che sta gestendo tutta questa parte di etica e di normazione di un qualcosa che è nuovo per l'essere umano. Allora, non esiste un tentativo che io sappia di fare una normativa sovranazionale, insomma, oltre diciamo, l'EU prendendo insieme gli Stati Uniti, perché ci sono anche storicamente delle sensibilità diverse riguardo al modo con cui approcciare la regolamentazione. Come tutti sapete, quella europea in generale in tutti gli ambiti tende ad essere più
più stringente e anche molto più precisa riguardo a quello che puoi fare, non puoi fare, come dovresti farlo e così via. In realtà molti pensano che, soprattutto appunto come diciamo esterni, guardando dall'esterno, per esempio a livello di accademici, vedono quella europea come una soluzione buona, equilibrata, che quantomeno dovrebbe servire ad evitare dei salti un po' nel buio, ecco, perché chiaramente c'è questo rischio. Sul fatto che chi produce sistemi AI negli Stati Uniti dovrà adeguarsi alla regolamentazione europea è un dato di fatto, esattamente come succede per qualunque prodotto che viene importato per la vendita nel mercato europeo, cioè, quindi da questo punto di vista non lo vedo come un problema, anzi sta dall'altra parte spingendo le aziende americane a lavorare già adesso in modo proattivo per cercare di adeguarsi. Fa scuola, tra l'altro, il blocco di ChatGPT da parte del garante della privacy, dall'autorità garante della privacy italiana, che appunto ha costretto OpenAI nel giro di un paio di mesi ad adeguarsi alle richieste del garante, di fatto, che è una cosa, se ci pensate, inaudita, no? Cioè un'azienda americana che vale miliardi di dollari si deve adeguare alle richieste di un'autorità italiana e pur di poter comunque penetrare questo mercato anche italiano lo fa, anche perché comunque a stretto giro di posta sarebbero arrivate cose simili dai tedeschi, dai francesi, eccetera, che non è che sono meno attenti di noi a queste cose. Ecco, questa è un po' una risposta. Aggiungo solo una velocissima considerazione. L'appello che richiamavo alla fine, che facevano i più grandi esperti di intelligenza artificiale, è anche dedicare quasi lo stesso budget o almeno un terzo alla ricerca proprio sull'etica, che intercetti però l'etica non solo nell'uso, quindi nel momento finale di tutta la supply chain dell'intelligenza artificiale, ma fin dall'inizio, quindi per esempio nel design, nell'inserire dei test nei processi per verificare se in certi momenti l'apprendimento sta prendendo una direzione oppure un'altra, nel garantire l'affidabilità dei dati con cui si alimenta l'apprendimento, perché tanti lo sappiamo, tanti dati sono biased, quindi in tutte le fasi e molto in termini anche di ricerca, e il timore è che invece gli investimenti vadano più sull'uso, sullo sviluppo di prodotti che vadano velocissimamente sul mercato, cosa che sta accadendo. Qualche altra sollecitazione? Qualche altra domanda? Mi pare che abbiamo sondato fino in fondo e potremmo chiudere dicendo che, come al solito, come è sempre successo fino adesso in tutte quante le innovazioni, il problema non è l'innovazione in sé, ma l'uso che ne fai. E questo riporta inevitabilmente all'uomo, perché è anche tanto vero che su ChatGPT tutto parte da una domanda, e quindi anche qua questo che viene scatenato è sempre qualche cosa che parte dall'uomo, dalla persona. Quindi non siamo ancora nella fase in cui ci sia un'autonomia totale della macchina rispetto a un input che viene dato. Bene. Io direi di ringraziare tutti quanti, chiudere la mattinata e questo, e ricordarvi, mi ricordava la segretaria generale, che alle 2 ci sarà l'intervento e il saluto del dottor Tripoli e che quindi vi richiamiamo alla puntualità e quindi a ritrovarci qua alle 2. Buona giornata, buon break a tutti quanti e ci vediamo dopo. Grazie.